Amici, un saluto da Jacklin e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Eccoci qua. Benvenuti, benvenuti. Ecco, partiamo anche in chat. Benvenuti. E oggi torniamo finalmente alla trama, si fa sul serio. Giornata importantissima di gioco. E perciò non vedo l'ora di farvi vedere che succede. Devo abbassare un po' il volume perché questo gioco è sempre molto incasinato. Allora, bene, andiamo avanti. Tanto che aspetto che saluto tutti. Dobbiamo parlare con Liz. E siamo a Return of the Bull. È una vita che non giochiamo più veramente. Adesso anzi, sistemo pure la webcam nel posto giusto. Appena posso. Vediamoci qualche scena. Ah già, abbiamo sconfitto Lakshmi, che era tornata tanto tempo fa. よしてくれよ。俺は食らいついていくのに必死だっただけさ。お前が光の戦士と呼ばれる理由が分かったよ。 Ha fatto meglio di altri uomini. すごかったぜ。本当にさ。 Grazie mille, grazie, grazie, dice. Grazie, grazie. そういえば王宮で七も陛下に会ったんだ。アラミゴ難民の帰国支援計画の最終的な確認でギラバニアにいらしたそうでね。ギラバニア。ラウバーン局長を探していたものだから空中庭園に案内したんだが。alla ricerca del generale Aldi. わらわの噂話か? Hanno beccato al Finaudo. Schiacchierare un po' troppo. そのようなことでは。 Proviamo a metterla qua la webcam. 苦しゅうない。冗談じゃ、冗談。それよりもラウバーンよ。ほれ、言うべきことがあろう? Rauman ha un annuncio importante da fare. Di lei sa già tutto, essendo la sultana. 昨日付で我が輩は不滅隊局長と坂津州の任を解かれることになった。 Ho lasciato il mio posto come membro delle fiamme immortali. No, era il mio capo. 父上の職は私が代行として引き継ぐ。背負った受験がさらに重みを増した気 Prenderò が i す doveri る di mio padre. Ma già lui è il figlio, adottivo forse. Penso. ありていに言えば我が輩は職なしということだ。アラミゴに雇われ兵の職でもあれば紹介願いたいのだが。 si ritira, va in pensione, dai. 世に名高い戦勝の検討士ともなれば受け入れ先も見つかりましょう。 Vorrebbe diventare un mercenario, alla faccia del mercenario. Ma lei ride. あのアラミゴの猛牛が無職とは。これ Toro は di 傑作じゃ。 Alamigo non andrà ancora in pascolo. In pascolo ナナマ様は本当にお人が悪くなられた。 ha sviluppato un senso malvagio ペ dell'umore. ピンだ。笑い事ではないのだぞ。 E tu non dovresti ridere quando il stesso futuro ti attende. ラウバーン、帰ってくるのね。 Ma rimarrai? ああ。どうやらウルダ派に帰る家はなさそうなのだ。 Sembra deciso. よかったら我が輩も国づくりに参加させてくれるか。おかえりなさい、ラウバーン。 Dice sì. Vabbè, anche Liz si è piazzata bene ora che abbiamo liberato l'intera zona. Stretta di mano. Bel momento. いやはや驚きの展開だが、その様子だと君はこれを知っていたんだね。Finale un po' tagliato fuori.
やれやれ。今回は見事に出し抜かれてしまったな。 Sei più astuto di quello che pensi. アラミゴにとっては素晴らしい朗報じゃないか。Ah, come si sta bene quando si beve un po', quando fa caldo, come oggi. Comunque, presento bene. Un saluto amici da Jack, Leon e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Siamo partiti subito con una sequenza per mandarci direttamente in ambito di gioco. E beh, saranno giorni caldi, quindi probabilmente domani non avrò tutte queste comfort della capture card, cose varie, però almeno oggi sì. Vedere Nanamo che ci dice: ti ho chiesto abbastanza, le mie parole per te sono solo di gratitudine. Rauman è tutto contento. Sembra che la mia strada sia giunta a cerchio completo. Grazie per l'aiuto. Quindi, come ti piglia al posto lui, prenderò la responsabilità di mio padre senza ritardare. Tanti nemici. Liz sarà strafelice di sapere che il generale Albin rimane, anche se non potrò più chiamarlo generale. È tempo di tornare a Radley Reach. Va bene. Ah già, manca Lisa, andiamo a trovare anche lei. Va bene. È un bel viaggio, ragazzi. È un bel viaggio. Quando completerai questa quest potrai accedere ai giardini del palazzo. Ok. Quindi devo cambiare posto. Pare proprio di sì. Pare proprio di sì. Vabbè, noi facciamo tutto, ragazzi. Ne facciamo tutto e vediamo. Vediamo come va. E vediamo tutto, perché sono curioso onestamente di sapere cosa sta succedendo qui nel gioco. Ciao Lea! Ciao, grazie mille! 15 stream di fila. Eh sì, con Twitch sei sempre presente. Ma tecnicamente siamo al finale della prima patch, quindi andiamo a iniziare la seconda, benissimo. Stavamo esplorando e abbiamo scoperto il report di un Primal nella stanza del trono. Ecco qua, attenzione, sta succedendo qualcosa di interessante nel gioco. Molto interessante. Poi ripeto, questa settimana alternerò Final Fantasy a Persona 4, come abbiamo fatto ieri. La gente vuole vendetta, noi dobbiamo cercare di calmare le cose. La violenza non porta solo violenza, l'impero l'ha imparato dal suo gusto, nei tempi recenti. L'evocazione di Lakshmi è stata parte quella confraternita con sorelli, dobbiamo solo aspettare. Non metteremo a rischio la sicurezza dei nostri alleati, delle tribù. Temifico che la resistenza scopra cosa sta succedendo a Qualiana. Quali sono i tuoi piani per l'esercito di resistenza? Ci dobbiamo preparare al contrattacco imperiale? Sì, gli imperiali attaccheranno sicuramente. Non ci sono dubbi.
non ci sono. Abbiamo reclutato un comandante militare con più esperienza. Cosa? Il Toro di Alamigo. Proprio lui. Proprio lui, ragazzi. Serve la resistenza. Parlato con gli altri leader di formare il governo sotto nuovo, cioè l'esercito su un nuovo governo. Ok. Ci sia grande causa per la speranza. Beh, stanno facendo un bel lavoro loro. Manteniamo le nostre promesse. Cosa mi ha sbloccato? Ah, un minion di Rauba, vabbè. E la prima patch dovrebbe essere conclusa con questo, ma stiamo già parlando della prossima, quindi... Ciao Comettino, sì, sei il primo a segnare, e il secondo a scrivere. Ciao Comettino. Sogni d'oro. Oh, devo mettere il sound. Mi sono dimenticato, faccio partire subito. Grazie che me l'hai ricordato. Ma Sogni d'oro non penso che ci sia già su Twitch, però non penso. Andiamo alla nuova patch, che bello. Qui sarà lunga, ragazzi, sarà lunga. Comunque, spero presto di tornare su PlayStation 5, come già detto, perché sarebbe una bellissima cosa. Proviamo, ma sono sicuro che non c'è. Non ho ancora aggiunto, sto ancora lavorando. Ecco, Gosezzo, vedi che è ancora lì. Fa una vita tranquilla. Chi l'avrebbe detto, insieme alla sua peggiore nemica, che gli offre da mangiare? Dango. Cibo molto tradizionale. Come non mi vedi? Party time! Come non mi vedi? P-A-R-T. Sono qua sotto. Because I gotta! Ma come non mi vedi? Come fai a non vedermi? Sono qua. In basso a sinistra dello schermo. Bettino. Non sono nascosto, Ma che è strano vedere lei che mangia. Io sono vivo e devo tornare dai miei padroni. Padrone, cioè il suo maestro, diciamo. Però è fortissimo vederlo vestito così in kimono. Fa strano vedere comunque la nemica così tranquilla, pacifica. È incredibile, considerato che è stata la creatura più terribile che abbiamo incontrato in tutto questo espansione. E ora è tranquilla, sì, lo aiuta. Meglio così, ripeto, meglio così, però, ripeto, non so quanto durerà tutta questa pace e tranquillità. Perché, come hanno detto, gli imperiali stanno contrattaccando. Prima Dome all'amico, Lord Zenos preparato la spada. Sì, ci sono. Ma è giusto che dormi alle 10 del mattino, ma è giusto come Tino. Svegliati presto, che la mattina fa tante cose, assolutamente, poi ti perdi la giornata, così puoi fare tante cose, ti metti a fare 200 piegamenti su una mano sola, fai lo spider, non mi ricordo come si chiama, è quello che tieni un braccio dietro e premi su un solo braccio, poi salti e lo pieghi quello diverso. Mamma mia, quella è roba da atleti veri. Comunque, gli imperiali che stanno già complottando, sì, hanno perso moltissimo ultimamente contro di noi, hanno perso moltissimo. Però non sono completamente sconfitti, hanno perso un intero territorio. E qui qualcuno sta sentendo tutto dalla distanza. Chi è? Va bene, anch'io a quell'ora pubblico Persona 4 Golden.
Anch'io, sì, escono insieme, buono. Anch'io c'ho la pubblicazione a quell'ora lì. L'episodio di ieri. Volevo proprio... È buono, È buono. More Heroes, ecco qua, non No More Heroes, More Heroes, più eroi. Ciao. Tidings from the East. Greetings. Ciao, greeting. Ma sai che devo fare una missione del Dragoon? Non sono reso conto adesso. Wakame, grande tempismo. Ho mandato parola di Shions. Concilio ha riconosciuto la resistenza come nostro esercito. Il toro di Alamingo. Comunque ci stiamo preparando perché adesso basta riunioni e vogliamo combattere noi anche un po'. Sistemare la situazione. Ma prima bisogna indagare. Oggi sì ci sarà un po' di battaglia. Sto cercando di incontrare Fordola. Sì, l'hanno catturato. Ma Fordola è dura da portare dalla nostra parte. Un'altra che aveva più o meno, diciamo, fra virgolette, tradito. Al finale dall'Isai va tutto bene? Avevo ricevuto parola da Taro. Hancock ha ottenuto informazioni di grande interesse. Va bene, dobbiamo tornare a Kugane. A me non dispiace mai quando torniamo là. Non preoccuparti, sorella. Vabbè, siamo prontissimi. Andiamo. Altro che Tataru ci aspetto. La cosa che Alfinaud disprezza di più è quando viene scambiato per sua sorella. Si assomigliano tanto. Però dice, no, non sono io. Disperato lui, disperato. Ok, abbiamo sbloccato il mini toro. Allora, Despicable You. È perché sono chiamati Minion. Ovviamente ha senso. Ha senso. Allora, vediamo cos'è sto Drowsy Dragon. Livello 63. Ma quanto sono indietro? No, dobbiamo assolutamente darci da fare perché dobbiamo sbloccare nuove abilità. Come si fa se non sblocchiamo l'abilità del Dragoon, ragazzi? Riprendiamo a fare le nostre cose fatte bene. Però prima devi fare una cosa saggia. Ciao Marco, benvenuto, un abbraccione, benvenuto sul canale. Come stai? Spero tutto bene, anche tu fan di Final Fantasy o sei capitato più che altro un po' per caso sfogliando i canali di Twitch? Io sono un grande appassionato del gioco, questo è il file che porto in diretta, ho fatto diciamo 94 episodi in diretta su YouTube e ora ho deciso di continuarle su Twitch perché volevo, poi le metto anche là, tanto non è un problema, poi le esporto, però diciamo che non vedevo l'ora di continuare, che sono un po' di mesi che non andavo avanti con la trama. Cioè veramente sono molto contento, molto euforico. Siamo sul server Sagittarius, che è su Chaos, e devo dire che mi hanno aiutato molto dalla gilda italiana di cui faccio parte, mi hanno aiutato moltissimo. Hanno permesso di fare un paio di robe estreme di altissimo livello in 3. Quindi veramente è stata una bella soddisfazione, veramente. Poi è ovvio che uno magari da solo, crescendo di livello, poi ce la può fare anche da solo, però al momento no, non è questo, ho sbagliato posto. Perché ho talmente tante quest. Ciao, racconti di storia, un abbraccione. Ma ciao, fai fare uno shoutoutino. Ok. Benvenuto. Buongiorno Stefano. Ecco qua. Sai il suo nome? Beh, vi chiamate, avete lo stesso nome quindi. Oh, che bello. Sì, Stefano. È un nome molto bello, molto diffuso anche. Ecco, partiamo come ninja, perfetto, che poi dobbiamo fare una battaglia. Oggi, genere di gioco un po' diverso. Posto qua questo, tanto voi di questa cosa che c'è scritta lì sulla destra non penso che ve ne freghi particolarmente. Ah, ma guarda che non me l'ha tolta, vabbè, meglio così. Quindi dobbiamo soltanto parlare con la palla di pelo è Eiji che mi ha appena graffiato la spalla. Ha fatto un male diabolico. Diabolico. Però ok, salutiamo. Greetings. Good morning. Ok, facciamo un good morning. Ognuno lo legge nella lingua di gioco che c'ha. Bene, sono stato fortunato, è uscita una sfida velocissima.
Fortunato poi magari di mena, non è che significa che sia per forza una sfida facile, però tendenzialmente lo è. Ma stiamo giocando come ninja, quindi come ninja tutti sapete che i ninja nella cultura popolare hanno i mudra. Perché è buio da me, Oh, guarda qua, adesso arriva. Se sbagli un po' ti butta giù dall'arena. Riproviamoci che non ce l'ho fatta. Ora posso usare il grande attacco alle spalle. I mudra esistevano, tecnicamente esistono realmente i mudra, non che facciano le cose che fanno i ninja, però sono posizioni delle mani, un po', diciamo, una sorta di yoga un po' mistico, se volete intenderla così. E in base a queste posizioni delle mani si sarebbe in grado di ottenere, così dicono loro, e non dico nulla, delle facoltà. E quindi insomma i ninja sono mai conosciuti per queste posizioni delle mani, questi mudra con cui fanno cose. In questo caso chiamiamo gli elementi e distruggiamo quello che capita. Titano è un grande nemico, proprio come dimensione, ma tranquillo. No, guarda che te lo scrive in realtà, te lo scrive 4 anni 48 giorni, tranquillo come Tino, te lo scrive che ci sei da 4 anni 48 giorni, non preoccuparti. L'importante è che te lo scrive, vedi? Ah, poi ci conosciamo da una vita, me lo sarei ricordato io, Era il 20 maggio 2022. Erano poco più di 2 anni che facevo dirette, poco più di 2 anni, nel 2022. Ho iniziato nel 20 marzo 2020. Sì, è il primo. Oh, grazie per il raid! Sentite la musica! È un Kogan! È incredibile, grazie Dio! Mamma mia, ragazzi, che musica! Siete sentito? Potentissima. Grazie mille per il raid, gentilissimo. Un Kogan è mitico. Io sono contento di avertelo passato perché nel periodo che non mi compariva più, almeno ce l'hai tu. Basso, sentire la sua musica, ma molto bassa, sai, molto bassa. Non so perché, se riesco ad alzarla un po' è meglio. Non so perché è così bassa. Beh, forse perché sto gioco, quando sei in boss fight, ha delle musiche incasinatissime. Cioè, volevo farla io la mossa finale, ma me l'ha fatto qualcun altro. Basta che vinciamo, Ma tranquillo, ma devi scusarti, ma tranquillo, uno parte quando vuole. Guarda, anch'io sono partito tardi oggi. Ah, perché fa un caldo. Se tiro su una tapparella mi sciolgo, divento un Evil Polaretti. I mitici Polaretti. Comunque abbiamo vinto, quindi lasciatemi fare pigramente il classico GG thank you. E diamo un feedback positivo a una che mi assomiglia. Assomiglia parecchio. Va bene, abbiamo intanto fatto una missione da ninja. Quanti punti di esperienza abbiamo guadagnato? Pochissimo, 292.000. È poco, non dovevo lamentarmi, non ho il diritto di lamentarmi, Sappiate che non ho il diritto di lamentarmi, però è veramente poco, non riesco più a salire. Devo fare qualcos'altro, però se faccio una leveling... Vabbè, possiamo anche fare una leveling. Polaretti? Sì! Io sai che avevo creato gli Evil Polaretti, vedi qua con le immagini assurde che ho io. Ho creato gli Evil Polaretti, ovvero i Polaretti malvagi. C'era il ghiacciolo che la punta era pronta a colpire, era terribile. La punta affilata, pensa a te. Pensi di mangiarlo, invece è lui che ti mangia a te. Non in quel senso, non nel senso più crudo. Nel Cartoon Jazz c'è meta. Comunque fatemi fare un attimino. Io, come già detto, Lio ha detto c'è il comando Jekyll e Max. Io c'ho il comando Lio, c'è sempre stato. Se decidesse a partire, vabbè, al momento non lo vedo, ma che cacchio. Scusa, no, tranquillo, era una fight, comunque anch'io gioco. Grande, ottimo. Io penso che nel mio file principale non sono ancora a Down Trail, sono alla Post and Walker. Sto aspettando perché voglio iniziarlo quando ritorna la mia PlayStation 5, che al momento è morta e sto giocando nella versione peggiore che si possa giocare del gioco.
è quella PS4, dirai vabbè dai, non sarà mica tanto male la versione PS4. E io non sono uno che si lamenta, però guarda i tempi di caricamento, qui siamo fuori città, eh. Ah, ti ha chiesto come Tino se tu fai dirette, se sei streamer, anche tu, o se lo giochi per conto tuo per piacere personale. Cioè se sei uno che non gliene frega nulla di fare dirette, si gioca e basta. Comunque, spesso su Twitch, diciamo la maggior parte sono KO. No, gioco a tempo perso. Fai bene, ma guarda, io ho portato diversi amici a giocare al gioco e non c'è nessuno che l'ha mollato. Sta piacendo a tutti, guarda. Si divertono, poi ovvio che sono quei periodi che magari uno non ha voglia, vedi quanto è lenta la versione PS4. Vabbè, ma quello sì, ripeto, piccolo sistema nel caso. Ignorate pure il messaggio, fate finta che non ci siano. Lo dico sempre senza problemi, ragazzi, senza problemi. Che non è mai un fastidio, nel senso, lo lascio lì, ma davvero non mi crea problemi, ignorate pure quel messaggio. È solo perché praticamente penso che è morta la scheda madre. E sarà una brutta spesa, quello sì. È arrivata dal nulla, da un giorno all'altro non si accende. E dico, che succede qua? Diciamo che probabilmente se avessi avuto un PC per farle... Poi sono da PC per fare dirette, ok? Però se avessi avuto un PC probabilmente i tempi sarebbero stati più veloci. Quindi una scheda madre non devi aspettare 30 anni che te la riparano. Però PC ultimamente sono molto costosi, anche per una PlayStation 5 adesso sarebbe costosa, quindi... cerco di far riparare la mia e spero che sto mese torni la console. Non mi spiacerebbe affatto poterla rivedere. Va bene, andiamo qua. Questo qui è un gattone, l'unico che ho shoppato in tutto il gioco, veramente. L'unico shoppata che ho fatto è stato questo gatto qua, perché vabbè, uno, sono appassionato di gatti, due, fa tante cose, non ci credete, guardate. Può arrabbiarsi, si lecca, vabbè, il gatto, classico, e ovviamente si stiracchia, fa le fusa, si dice proprio frrr. I miei gatti impazziscono quando sentono il gatto che fa le fusa, quindi ho fatto per loro. Va bene, vediamo un po' dove ci manda la destinazione. Draghetto. Ma mi sa che ho fatto la trama principale, mi sa, invece di andare avanti col dragone. E Marco, ti ha mai creato problemi l'inglese del gioco? O lo trovi tranquillo? Perché, ad esempio, ho diversi amici che loro non riescono a seguire bene la trama proprio perché essendo in inglese hanno questo problema. So che c'è chi gioca da PC. Esistono delle software esterni, non so se sono permessi, ma tanto è normale che lo usino per tradurre automaticamente in altre lingue. Un amico che ne so, è serbo lui, quindi l'inglese proprio non è di zona, un altro alfabeto, tutto, quindi lui usa il serbo, il traduttore serbo. Vediamo com'è questa missione. No, è giusto, è proprio del dragone. Mi serve perché devo andare avanti, altrimenti non sblocco niente. Sì, poi faccio una leveling route che voglio assolutamente sistemare. Un povero ninja, trascuratissimo veramente. Questo ce l'ho a 71 e il ninja ce l'ho soltanto a 69. Devo sicuramente sistemare la situazione. Per il resto, fra l'altro, ho anche su questo periodo problemi di connessione internet, però è in fase di risoluzione. Ieri ho fatto ho parlato di nuovo col tecnico. Ciao Sabrina, visto che ci sono oggi. Ciao Sabrina, oggi ci sono davvero, Non sono parzialmente sì, parzialmente no. Congratulazioni che hai iniziato a fare dirette anche tu. Congratulazioni Sabrina. È bello poter giocare. È sempre un piacere. No, adesso è partita la missione. Vabbè, mi piace togliere una scena, ma sono obbligato, altrimenti non riesco più a partire, anche perché è lenta la Play 4. Ciao, che bello esserci, finalmente. L'avevo detto che appena non si moriva di caldo, e si muore comunque di caldo, mettevo la capture card collegata al PC per poter fare le dirette. Questa è la versione panni del sacerdote, ma non nel senso di prete, in quel senso lì. Sacerdote nel senso di persona che indaga
Avevo avuto chiamarmi lo scienziato, ma il sacerdote è un nickname che mi hanno dato. Oh, che bello! Quando vuoi soffrire, ti capita questo dungeon che si chiama Auron Vale. Perché fa soffrire? Non perché sia malvagio, ma semplicemente perché la parte iniziale è piena di nemici che ti usano attacchi veramente, veramente brutti. A me non dà fastidio. Se fossi curatore piangerei, però. Guarda, Sabrina, ti consiglio di seguirla perché appena iniziato, però ci sta mettendo tanto impegno. Ovviamente è successo quello che ci aspettavamo, ovviamente. Purtroppo ne è morto uno, ragazzi, è tostissimo qua. Se non sei molto esperto, ecco, prima cade il tank e poi il curatore. Non so quanto sopravviveremo, ma ci ho provato, ragazzi, è andata così, un po' alla volta, purtroppo un po' alla volta. Non bisogna attaccarli tutti insieme, perché i tank è normale, fino a questo punto del gioco sono abituati che raccolgono roba e combattono tutto. Poi però arriva Auron Vale e dici un pezzettino alla volta, non tutti insieme. Oppure cerchi di passare dal lato, ma devono farlo tutti, perché se tu lo fai e gli altri non lo fanno, è un bel casino. Ma è solo la prima parte, comunque è così difficile, poi è una cavolata. È il famoso dungeon delle disconnessioni questo. No, non farlo. Non chiamarli gli altri, non chiamarli. Perché se va da quello lì, arrivano tutti gli altri insieme. E poi moriamo di nuovo. A meno che non ci sia una strategia, qualche persona esperta, però. Alla fine è morto un mentore per primo, non è colpa di nessuno, chiaramente, ma è proprio difficile, ragazzi. Auron Vale è fatto così. È il primo dungeon dove tu arrivi e ti trovi a morire, dici ma come? Ma io non ero mai morto. Non ero mai morto, con questo si muore. Oppure ti trovi, ma figurati Sabrina, ma poi come tira gentile lui, sai. Sempre gentilissimo, ragazzo di cuore. Adesso non voglio entrare nell'argomento, però tanto per dire, per parlare del suo buon cuore, nella sua città o vicino alla sua città, un ragazzo ha perso la vita in un incidente. Lui conosceva un parente di questa persona, ha fatto un video per omaggiare e ricordare, anche se non conosceva la persona stessa. Tanto per dire, so che vabbè, è un argomento un po' al limite, però intendo comunque che, cioè voglio dire, questo è buon cuore. Io non ce l'avrei mai fatta, perché se non conoscevo la persona non ce l'avrei mai fatta, però rispetto chi invece ha il buon cuore di farlo, massimo rispetto, veramente. Io più così omaggio chi conosco, ma se poi non ti conosco non ce la farei, mi sembrerebbe di essere invasivo a parlare di una cosa se non conosco la persona, però assolutamente grande rispetto. Allora vediamo. Questo è Locksmith, il primo boss. Vi spiego, i dungeon hanno circa, tendenzialmente in media 3 boss e sono a struttura progressiva. Batti il primo boss, vai nella seconda zona, superi la seconda zona, batti il secondo boss. È proprio la struttura più classica dei classici. Per intenderci è un po' diverso, perché di solito nei Final Fantasy tradizionali hai uno, massimo 2 boss, poi invece 3 boss, ma siamo in buona compagnia. E io adesso sto facendo il ninja. Bella domanda, ciao Carbo, ciao. Allora, io in realtà ho appena portato come progetto su YouTube, appena finito, i mondiali su FIFA 2006 con l'Italia, però devo poi fare retro gaming, solo che prima avevo promesso di dare la priorità al wrestling. Dipende, perché devo stare con la capture card come oggi, però deve essere un giorno non troppo caldo, perché altrimenti mi ci si fonde il computer veramente. Sto aspettando di vedere com'è il tempo, perché io voglio portare un sacco di retro gaming quest'estate. Il problema è che diamine è difficile, però sicuramente ho dei progetti interessanti. Soprattutto ma wrestling, sì, ci sarà. Ti posso già dire, mi hanno chiesto gli utenti SmackDown vs Raw 2007 la carriera. Sono indeciso, chiedo anche un tuo parere, se fare un personaggio creato o se usare uno dei personaggi del gioco,
Però non voglio usare uno di quelli che ti compaiono nelle storyline, per intenderci, non voglio usare un Undertaker che sicuramente ha la sua storia, perché se uso io l'Undertaker non ho una storia dell'Undertaker come personaggio. Invece vorrei vedere cosa si sono inventati. Perciò sì, un personaggio reale. Ma qualche raccomandazione, un personaggio che non sia appunto uno di quelli che hanno la loro storia, che io vorrei essere inserito nelle storie di quei personaggi. Questo è il Morbol, è un minion. Posso dargli gli altri miei compagni. Shelton Benjamin. Shelton Benjamin 2007 potrebbe anche essere buono, sai. Spero solo non abbia il blocco che quando sollevi quelli grossi non te li fa sollevare e sprechi la mossa. Se te lo fa fare, se posso sollevare, se posso combattere gente con i Big Show, perché in alcuni giochi c'era sto blocco. Cercavi di fare, che ne so, un Re Mysterio, andavi a sollevare i pesi grossi e quasi tutte le mosse che avevi non funzionavano. E quindi era uno spreco, non potevi fare nulla. Shelton Benjamin, Benjamin li solleva, perfetto, perfetto. Allora, guarda, lo prendo in considerazione perché adoro Shelton Benjamin, sai. È una bella idea, potrei farlo con Shelton Benjamin. Spero che se lo ricordino ancora Shelton Benjamin, guarda, che fra l'altro è ancora semi-attivo come lottatore. Ray deve fare mosse in corsa, sì. Ma comunque sì, vabbè, è una buona idea, perché stavo pensando, visto che sicuramente Ray, Cena, Batista hanno la loro storyline, Undertaker, Shelton Benjamin non dovrebbe averla. E in Non Stop Me No, lo so, la canzoncina era bella. Poi c'è stata pure una versione diversa della canzone, in un periodo della sua carriera. Comunque è bello sempre trovare altri fan di wrestling, è sempre un piacere. E quindi insomma diciamo che il prossimo progetto Retro Gaming lo porterò qua su Twitch, lo porterò qui. Non posso ancora dare promesse di tempistiche perché ad esempio domani mi segna 39 gradi. 39 gradi non è una giornata che posso mettermi a fare live pompando il PC, perché il retro gaming comunque veramente consuma risorse. Io gioco in 2K, poi trasmetto 1080p, ma gioco in 2K. Diciamo che un po' di risorse ne prende, lo scalda un po', Ok, abbiamo quasi sconfitto Con Counter. Questo qua era facile. Parte male il gioco perché ha questi nemici iniziali che ti distruggono perché siamo già morti. Però poi si calma tantissimo la situazione. Diventa molto più rilassante dopo. 12 minuti per finirlo, ce la farò? Sì, ce la farò. Anche perché all'inizio qua hai ancora questa mossa. Colpisci tutti i nemici. Oh, ma hanno colpito loro, vabbè, nulla di grave. È quasi finito il dungeon, dai. Poi ripeto, sarà proprio bello poter andare avanti, fare finalmente questa carriera. Che poi mi piacerebbe farne una Raw e una SmackDown. Shelton Benjamin dovrebbe essere a Raw. 2006, 2007, vediamo. Così faccio sicuramente quella, poi per SmackDown deciderò. Magari per SmackDown faccio poi il personaggio creato. Vediamo. Anche se il personaggio creato sarà scarsissimo come statistiche. Come tiro mi fai uno shoutout a Carbo che non posso fare la pausa? Io riesco a fare uno shoutout per cortesia. Come sai, sono in tempo reale, non essendo con altri giocatori non posso mettere la pausa. Scelto una roba. Benissimo. Avrò tutto il tempo per decidere poi di fare a SmackDown. Va bene, giudicato Shelton Benjamin. Se riesco comunque già la settimana prossima un paio di live ne voglio fare con Retro Gaming. Wrestling, vecchia scuola. Ripeto, sempre se il tempo me lo concede, il tempo non il tempo personale, ma proprio il maltempo. Che poi non lo chiamo neanche maltempo, il tempo è bellissimo, è per fin troppo bello, quello è il punto. Posso lamentarmi? Ho sbagliato poi. Allora, io però ho anche una mossa che mi fa trasportare dai compagni. Quindi è ninja, praticamente da buon ninja, ho tutte le cose che fanno i ninja. Fra un po', qua non ce l'avevo ancora, ho anche l'evocazione della rana, classica cosa che vedi in tutte le serie ninja. Evocano la rana gigante. Sai che la mia scheda di posizione PS2 lei la legge a volte sì, a volte no. Penso sia stessa. Ma guarda, la mia è proprio cinesata, ma non ho problemi a dirlo, perché quando se ne guasta una ne pigli un'altra, ma l'ultima mi ha durata un sacco di anni, mai avuto problemi. Però sì, si scaldano, che è un piacere d'estate, guarda,
diventano bollenti al punto da rischiare. Io ad esempio ho perso un ventilatore per il caldo l'ha fuso il motore. Sì, esatto, ma sono tutte chiamate video capture HDMI. Sì, esatto, sono tutte così. Questo qui è l'ultimo boss, se non si sta attenti anche qua si muore, perché lui usa degli stati alterati che comunque ti colpiscono anche se non sei davanti. Auia, grazie. E infatti siamo a un, mi ricordo che si chiamano stack, solo che in questo caso sono negativi, perciò praticamente sei più vulnerabile agli attacchi nemici. Quando arriva il secondo stack devo andare a curare, comprendendo un po' di queste cose qua. Chi è che usa già la mossa finale? Va bene. Ok, posso già usare qualche bella mossa. Right on. Facciamo un bel uton. Stanno, non c'è l'altro stack. Benissimo. Beh, allora me ne approfitto. Ecco la frutta Morbol. Questo qui è il classico nemico dei Final Fantasy, eh. Guardate che bello che... Non è che stai chiamando il telefono? No. Sentivo un rumore. No, qui. La trombetta casista e maschera... No, funziona! Come Tino funzionava, che dici? Ma sì che si sente. Ma sì che si sente. È solo che il gioco è più casinaro. Provala adesso, come Tino. Provala. Funziona. Sei sicuro che va? È partita, lo sentite? Ah, questa è roba da ninja, ma non mi serve. Sono già troppo livellato. Questo. Hai ricevuto una camera. Senti, auia! Ma certo che c'è. C'era il casino della battaglia. Guarda che sto gioco fa rumore. Quando sei in battaglia fa un sacco di rumore. Ora sì. Bene, livello. Quasi saliti di livello, non basta ancora. Proverò una roba inutile che non mi farà guadagnare nulla, però è il Guild Est. Ma ripeto, perché è inutile? Non per cattiveria, proprio inutile perché è inutile, nel senso fa schifo, è brutto da dire, non fa quello che deve fare. Devo andare avanti, non con ninja, però io ci provo, ogni cosa che guadagno. Dovrei sicuramente fare altro. Allora, fatemi vedere un attimino. Drowsy Dragon. Oh boia, ho sbagliato. Devo andare qua, Coertas, perfetto, ci sono quasi. Metto ninja e facciamo anche il Guild Est. Siamo a 2.181.586. Quanto salirò con questa? Buongiorno, Papa Jack Leone Max. Amen. Guarda, ti do la benedizione come sacerdote Jack Leone Max, però c'ho l'anca. Grazie, ma grazie come Tino che mi anticipa e fa lo shoutoutino alla leggenda Moreno. Ragazzi, Moreno è un buon amico, simpaticissimo. E qua, i problemi della Play 4, ma attacca roba che non vedo. Ma che non li vedo, non ci sono. Play 4 è lenta, ragazzi, è lentissima. Devo sopportare ancora queste trial per un paio di settimane ancora, circa. Ciao Bescio, come stai? Ciao Cla! Guarda la tifa! Eccola qua! Ciao Cla! Ah, mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Là ieri tutta la sera volevo venire a fare la cosa in diretta, ma mi è morta la connessione tutta la sera. Stamattina pure mi sveglio, mi becco alle 7 del mattino, quello che è. Tra l'altro mi alzavo presto oggi. Becco disconnessione, boia di nuovo. È bello che ho chiamato ieri, rimanderanno un tecnico, grazie tante, manderanno un tecnico, speriamo. Comunque abbiamo fatto anche questa, mi ha dato 166 punti esperienza, piango ragazzi. Non faccio più Guild Est, E niente praticamente, è la miseria. Ah porco, pensavo ci volesse un comando veloce per caricare YouTube di Cla. Sì, c'è Master, esatto. Master. Certo che c'è. Ma certo che c'è il comando veloce, Cla.
Ma ovviamente è velocissimo il comando, premi il pulsante e si va. Come stai, Cla? Come stai, Cla? Ciao Cla! Ci sarebbe un modo per... Però col cavolo che vado in PvP senza che mi sistemo la barra. Poi impazzisco. Ci sarebbe il modo per crescere di livello e arrivare a 70. Che sarebbe fare frontline, ma... Voglio veramente farmi questo torto. Oh. Bene, devo parlare con Alfbrick. Andrà, è tutta l'altra parte. Vado a farmi un caffettino lurchino. Grazie con un caffettino lurchino. Com'è sto Nine Soul alla fine? Ti fa impazzire, Cla? Ti fa tirare il controller dalla finestra? È un Souls, no? Più o meno. Un Castlevania, un Metroidvania. No, Castlevania no. Metroidvania Souls. Perciò dovrebbe essere abbastanza da lanciarsi contro il muro in corsa come un toro. Mi sono rotto. Ma ti capisco. Cla, tranquillo. Sapevo la difficoltà di quel gioco, sapevo che è fatto per farti sudare non 7 camicie, ma 50 camicie. Bella la musica di Final Fantasy 9, se qualcuno è fan della serie di Final Fantasy, questo gioco dà tante soddisfazioni, ma da veramente tante, non sto scherzando. Final Fantasy 2 è il 1° maggio, Final Fantasy 6 in realtà è il 1° maggio, quando vedi i Magitech in giro, e ne ottieni pure uno, quindi. No, ma Jack, ma sarà vera sta cosa del Magitech? Non è che ci stai confondendo tu? Oh, ve lo faccio anche vedere. Magitech Armor, ragazzi. E la musica? Che succede? Si è rotto di un gioco, c'ha ragione. Qua, che succede là dietro? Vedi, questo sound l'ho messo l'altro giorno, sì. Sto mettendo il sound gradualmente. Penso che fra 50 mesi riuscirò a fare tutto in tempo, no? Sto scherzando. Dragoon, livello 71. Oggi stiamo riprendendo la trama, però adesso ho fatto un attimo una missione da Dragoon perché dobbiamo andare un po' avanti. Mi rompo spesso di giocare, vabbè, ma è normale, normale. Questa qui è la musica di Final Fantasy 6, la World Map. È troppo bello quel gioco, non sottovalutatelo solo perché... Ciao Pep! Ciao Pep! Immagino che sarai al 7° cielo per la vittoria Ferrari, Pep. Immagino che sarai al 7° cielo quando vedi la Ferrari che vince. Won't Born in Wakame. Destinazione Far East. Andiamo tutto a est. Un porto chiamato Kugan, una città portuale. Non è Genova, non è Genova. Blades of Fire, che gioco è? Mai sentito? Intrigante il nome. Ok, 100.000 punti. Ma aspettate, io se proprio volessi... Tanto devo andare a Kugane, perfetto, devo andare a Kugane anche per la trama, quindi... Perfetto, ragazzi. Ci teletrasportiamo. Ho fatto interviste e ho quasi stato... Ma chi è che ha intervistato, Cla? Chi è che ha intervistato? Uno del wrestling? Parlare di Stardom. Cla, quando è che vai a affrontare Minoru Suzuki in un unsanctioned match? Spesso mi capita di fare che succede. Beh, ti capisco perché lui pronuncia così. Lo so, ti capisco. Io l'ho messo all'italiana, però sì, è vero che lo pronuncia così. Ok, ma a proposito, posso potenziarmi un po'? Vabbè, Kugane. Non penso di essere al massimo. Invece sono al massimo. Vabbè. Per il ninja devo ancora avere un po' di pazienza, purtroppo. No, ho sbagliato posto. Non è che mi lamento perché ho sbagliato posto, mi lamento per i famosi tempi d'attesa che c'ha la PlayStation 4. Ah, neanche tanto, Kugane. Se era lì in Salomissa, stavo una vita. A proposito, cos'è queste missioni? Ingantei, Nashu, goes east. Oh no! Il nostro amico Hildebrand. New King of the Block. Ma sapete che vado lì? Grazie per la streak. 3 è un grande inizio. Non so esattamente di cosa Ferrari. Quel zio Vasseur pensavo fosse il tipo per il tifo. Ah, ok. Mi sta simpatico solo Hamilton. Vabbè, ma non è che sta simpatica. Simpatiche le persone che ci stanno dietro la Ferrari, però comunque più altro perché almeno sento l'inno italiano che suona. Tifo Antonelli onestamente quest'anno, ma non è un segreto. Antonelli perché voglio vedere un italiano che vince Formula 1 dopo tanti anni. Antonelli questa volta.
Comunque, buongiorno mio imperatore, dice il buon Cometino. Bene, se faccio New King of the Block dovrebbe essere la missione di Rathalos. In questo caso ha a che fare con Monster Hunter. È un crossover. Per chi conosce Rathalos. Sì, confermo. Confermo, ragazzi. La missione di Rathalos. Bella. Non avevo sentito la risposta. La mia vecchia rivale Wakame Sai, non ti conosco, mi spiace, ma... Beh, era l'armatura. Perdonami se sembro pretenzioso. Tu sei una cacciatrice rinnovata, rispettata. E facciamo una competizione. Infatti, dice. Tutto nasceva dagli aiuti che davo al muretto box. Ah, ok, è vero. Allora, quello è un bel vantaggio. Sapere tutte le cose. Ti sei perso, Max? No, Cometino. No, non mi sono perso. Stavo decidendo. Ho visto che c'era un'altra missione da sbloccare e ho cambiato zona. Stavo andando nel posto giusto. Ma poi ho deciso di andare di qua. Poi sì, per arrivarci ci è voluto un po'. È una caccia speciale. Una viverna rossa. Crimson. Credo che Crimson. Cremisi in italiano. Ciao Simo! Come estás? Stiamo facendo... Non so se conosci Monster Hunter. Questo è un crossover. Dobbiamo andare a cacciare Rathalos. Credo anche la musica che venga da lì. Perché questa musica su Final Fantasy non c'è mai. Non ti tirerai indietro per un'avventura. Puntami all'interno. Anch'io, ma io avevo provato la demo di quello per 3DS, che era il World versione 3DS. Provai la demo ai tempi. Mi riprendo con una mezza mattinata frenetica. Guarda, buona Simo, io penso che stanotte non sono riuscito a dormire. E il Cometino scrive, grazie che sei passato a trovarmi ieri sera. Sì. Hai trasmesso ieri sera, Cometino? Ma io ieri sera ero senza internet. Purtroppo è stato un disastro. Veramente. È andata. Allora. Ovviamente faremo poi tutto, ma adesso continuiamo la nostra missione a Kugane. Potrei anche fare questo. Non è parare. È usare la bella mossa. Karaku. Che ci dice Karaku? Blades of Fire, quello del Fabbro. Ma è bellissimo quello del Fabbro, è bellissimo. Non sapevo il nome. Mamma mia, io l'ho visto da Gigio. Lo giocava in privato su Discord. Ma che bello quel gioco. Sì, è appena... Mi torna la Play 5 mi sa che me lo provicchio anch'io. Bella l'idea delle armi che si distruggono e te ne continui a fondere pezzi di arma insieme, bellissima. L'ho vista in alcuni giochi ma mai sviluppata tanto bene. Lì è proprio sviluppata benissimo, ad esempio anche Devil May Cry 5, una cosa simile. No, forse no. Sì, ma solo con Niro, ma non è una gran cosa. Mezzanotte, vado a dormire, alle 3 mi sveglio, mi addormento, risveglia automatica alle 5, mi riaddormento alle 9... Citofono dicendo abita qui tizio X, stavo per mandare a quel paese il corriere. No, ha citofonato. Mi rimetto sul divano, ho dormito letteralmente 4 ore in totale. Ma allora abbiamo avuto una notte simile, perché anch'io ho dormito 4 ore, se va bene, Ho dormito da schifo stanotte, guarda. Sono girato 30 volte. Prima avevo freddo, cioè avevo caldo. Poi a un certo punto sento gelare le vene e spengo il ventilatore. Dormo, mi risveglio tutto sudato, accendo il ventilatore. Poi è arrivata la luce, tiro giù le tapparelle. Ma niente, e alla fine dovevo poi alzarmi. Devo fare alzato presto. Quindi ciao. Questo qua è il draghetto che ci guida. Vedi che siamo Dragoon, ma non siamo più annientatori di draghi. Abbiamo anche dei draghi alleati, quindi stiamo facendo pace con i draghi, che è la cosa migliore del mondo. E siamo a buon punto, perché quando arriveremo a 70 avremo ancora, mi sembra, una missione come Dragoon e mai più nulla. Va bene, dove devo andare per la trama?
quanta roba c'è? King of the Castle. The King of Rock è la canzone di Run DMC. Cavolo, che storia, Simo, veramente, ti capisco io perché sono un po' scocciato anch'io per come ho sprecato la notte, considerato che per me la notte è un periodo per riposare. Già ieri c'è stato tanto stress, ripeto, per le disconnessioni continue che avevo alla sera, ieri proprio una cosa allucinante. Tutta la sera si è disconnessa fino a oltre mezzanotte, veramente. Oh, questa risoluzione in corso, ma certo, Simo, ma certo. Questa risoluzione in corso, ma speriamo che la facciano. Domani sarà terribile, fino a 39 gradi. Grazie Simo, 7 giorni, grazie di cuore. 7 giorni di fila. Oggi non vi terrò tantissimo, però. Penso fino alle 11:30 circa. Vediamo un po' di trama. Stiamo continuando la main quest. オイラは呼ばれてきたんじゃないんだよね。別件の用事があるんだけど。Siete curiosi di sapere qual è la storia? Su YouTube trovate la playlist con tutte le avventure di Wakame fatte finora, più gli extra. Sto facendo e farò anche domani gli extra. Domani sarà una giornata di extra eccezionale. Sì, esattamente i tuoi amici quello che hai detto a me. Ma certo. Aspetta. Kojima ha incontrato Dario Argento, Marinelli. Non lo sapevo sta cosa. Dario Argento vuole fargli doppiare un altro personaggio come in Dead Space. Oh. Grande regista, Argento. Non grande doppiatore. Non lo sapevo sta cosa, non avendo giocato ancora a Death Stranding 2. I soldati mandati a Rikugane un certo individuo hanno visto. Questo qua è Gojo di Jujutsu Kaisen, con i capelli biondi però. E lui è andato a Roma. So che Kojima ha detto una cosa giusta, ha detto basta, cioè non è bella sta cosa di togliere i dischi. Ok. Come se avevano il periodo sbagliato lì. Pensa se andavi incontravi Kojima. Io ho il meme di Kojima della luce in cielo con Kojima in alto che illumina le giornate. Nel mondo dei videogiochi è proprio così. Vediamo se la trovo. Quanta piccione c'è? Sarà dura trovare. L'ho trovata. L'ho messa qua, l'ho messa nel gruppo Telegram. Dicevo Kojima-san, Sensei, sa. Facevo la foto e me ne andavo. No, solo quello. その話、ヒエにはしたの？まあ、そうよね。あの頑丈な豪雪ならって思いたいところではあるけど。ああ。根拠のない楽観論にすがりたくはないが、生きていてくれとそう祈り続けてきたのも。Un miracolo. Allora hanno scoperto che Gosetsu è vivo. Sì. 帝国軍が本腰を上げて捜索しているのなら、こちらとしても手をこまねいているわけにはいくまい。L'impero è un bel problema, ragazzi. Attaccheranno a breve. Sicuramente attaccheranno. 私は事の真偽を確かめるためにも探りを入れてみるつもりだが、貴殿らはどうする？ Troveremo Gosetsu insieme. Bella Simo, dice anche Lio. So che non c'entra nulla col gioco, ma lasciatemelo mettere. Ma io ne ho un sacco di sound a tema Metal Gear. Non forse era sul 3, mi sembra. Metal Gear Solid Ninja. Se guardate Metal Gear in poi, ho un po' di sound di Metal Gear. Sono parecchio belli. Per chi è fan della serie.
ところで韓国だ。漢字の Cos'è Metal Gear? 気になるかと思い Ah beh, 優秀 classica な情 questa. 報屋を雇っておきました。帝国軍の動きを含めて最新の情報を仕入れるのです。 Però quelle del ninja sono le frasi epiche in italiano, che fra l'altro aveva un bel doppiatore quello in italiano. Mi è piaciuto Frankie Jäger. Lì veramente ti dava una sensazione di essere proprio in piena intensità. Ecco. C'è una... Oh, non lo fa più! Come tiro non lo fa più. Anzi, ti ricordi che l'abbiamo provato? Non lo fa più. Non lo fa più, Non lo fa più. Ormai... è diventata plus, ha cambiato tutte le sue funzioni. Le cose che dicevo una volta non vanno più. Sì, è cambiata. Prova sull'app, vedrai cosa ti fa. Se sull'app hai la versione plus, non so se è la versione plus. Chiunque abbia Prime, quindi sicuramente Twitch sarà contento se lo dico, chiunque abbia Prime ha diritto all'accesso dell'Extra Plus. Chiunque. Ha un bel diritto. Mi spiace, guarda. No. Diceva tipo il drago non uccide il sangue, no, non mi ricordo più. Il sangue non uccide il drago, non me lo ricordo. Non mi ricordo neanche cosa diceva quello. Però era una frase di Game of Thrones. Ho ancora quello originale. Sì. C'è anche il comando. Io dovrei avere un comando però. Una volta si chiamava Manuela. Adesso non so come si chiama. Allora, fa vedere. Alisaie. Ma prima completiamo queste missioni. Andiamo a Onokoro. Drakari, il fuoco non uccide un drago, sì. Ma sicuramente ce l'ho il sound. Non ce l'ho il sound. Faccio sentire questo. Sì, era giusto. Non era Metal Gear. Ma le sbaglio tutte. Questo è Final Fantasy VI, ragazzi. Lo ottieni sconfiggendo Kefka in questo gioco. Alla versione più devastante e difficile che c'è. Una bella impresa. A me spiace che la mia Free Company principale si è divisa. Avevamo dei bei progetti, si faceva tante belle cose, siamo divisi in più cose. Peccato, ragazzi, perché veramente quando ci sono dei problemi è sempre brutto. Invece questa italiana è buona, anzi non si divide, si espande fra un server e l'altro. Una delle cose più belle che ci possono essere. What is now? I'm familiar with the serpent of the Ruby Sea. Ok, devo andare avanti. Il serpente ci sarà qua. Ciao Aurora, scusa, oggi sono senza voce. Amakase si chiama. No, devo preferire. Questa è un'altra quest che non posso fare, mannaggia. Anche nel mio file non posso farlo. Avevo letto Virgilio Scotti, cioè, Village Merchant, cavolo, che vista che c'ho io. Cosa dobbiamo trovare qua? Stiamo indagando. Devo affrontare un dragone pazzesco. Scusa, non è lì. Ecco la destinazione. Come stai oggi? Io oggi dicevo, io bene, a parte il caldo, perché oggi va ancora quasi sopportabile, domani sarà una roba tremenda, 37, alcuni dicono 39 gradi da me. Spero veramente di no. E venerdì, che sarà l'unico giorno che... è cambiata, no? Ho messo che venerdì non scende la temperatura, mannaggia. Ieri segnava 31, oggi segna 36. Oggi 34, domani 37 o 39 o 38, dipende dai meteo. Non è una bella temperatura da me, cioè nel senso che è tanto caldo, poi per carità non c'è il minimo maltempo. Venerdì arriva il tempo brutto, forse, speriamo di no, come sempre meglio se non arriva il maltempo.
E anche sabato. Che rottura quando arrivano sti maltempi. E poi vediamo, perché la settimana prossima dovrebbe essere più abbordabile come temperature. Speriamo, ragazzi, così ci divertiamo un po'. Oh, se si sta bene è un piacere, posso fare i miei progetti. Scuola, come mai sei andata a scuola? Che succede, Aurora? Sei andata a fare una visita oppure sei iscritta per qualcosa per il prossimo anno? Visto che comunque è un ottimo periodo per iscriversi ora. Cavolo. Qualche progetto, ci sono anche quei corsi che si fanno spesso, diciamo quelli di introduzione ai lavori, ma tu lavori già, quindi non penso che ti possano servire. Aspetta che metto il ninja qua. Oh, non ho fatto. Questo qui è un altro dragone. Io mi sto divertendo tantissimo con questo gioco, come già sapete. Lo trovo sempre eccezionale, pieno di avventura, per chi ama il senso dell'avventura. Non c'è nulla di più avventuroso di esplorare e sconfiggere nemici. Vediamo solo se riesco a sbloccare qualche punto esperienza, perché mi farebbe comodo. Quanto mi ha dato? 15.000, beh, pochissimo. 12.000, ancora peggio. Beh, lo faccio dopo. Torniamo con l'ANS. Barra Breguno. Ok, abbiamo trovato. Attenzione, vedo che c'è un nemico da combattere, il Coral Shell. Mi piace questa mossa. Mi avvicina al nemico e poi lo devasti, che è un piacere. Allora, andiamo prima a evocare il nostro Chocobo, che si chiama Oh Boia, ovviamente, come doveva chiamarsi. Eccolo. E uno. Ne abbiamo un altro. Non avevo bisogno di... È il momento di fare il casino! C-A-S-I? No? Mi dispiace! Ho sbagliato mossa. Ma perché poi sono sempre convinto di aver già sbloccato le mosse, ma devo ancora sbloccarle, lo sto facendo apposta. Sto facendo tutto sto giro perché voglio sbloccare nuove mosse, non è che per altri motivi. Centurio 6. Yeah. Orn Kai. Oh, ma sono contento, l'ho visto, ho visto. Ieri ha vinto la Spagna. Ma vuoi chiederle cosa è successo? Xa, ieri ha vinto la Spagna? Ha battuto il Portogallo 1-0. Io sono contento per il Belgio, ragazzi, mamma mia. Contentissimo proprio. Hanno cercato in tutti i modi di falsare la partita e non ci sono riusciti. Perché il Belgio poi le ha prese. Cioè, beh, le ha prese, le ha date un sacco il Belgio. Queste sono le cose belle della vita. Sì, ha risposto. Ha dato il risultato. Purtroppo c'era il casino del gioco, ragazzi. Quando ci sono state battaglie non si può fare niente. Allora, prendo un attimo il ninja. Devo fare una cosa. Sto cercando di andare a livello 70, per chi non sapesse. È una difficilissima missione di riuscire a salire di livello. Perché mi mancano 300, quasi circa 300.000 punti, quindi 300.000 punti. Salire di livello. No, meno di 300. No, addirittura di più. Ma l'ho sentita anch'io quella pubblicità negli altri canali. Sì. Oh, le fai qualche regalo quest'anno? Riesci a trovare il modo di festeggiare? Congratulazioni, Aurora. Deve essere una bella esperienza, guarda. No. Ci tengo molto ai compleanni degli amici, diciamolo così. Ci tengo molto ai compleanni degli amici. Ma sono giorni sacri, anche se alcuni di loro magari non vogliono festeggiare, dicono, ma tanto. È solo un giorno come gli altri, ti dicono, ma per me non è un giorno come gli altri. Cometino mi aiuterà. Grande Cometino. Abbiamo mappato 126. Adesso va bene. Questa mappatura ci serviva proprio. Va bene, allora andiamo avanti. Devo andare qui.
e concludiamo a Kugane la missione. Sto mondiale Jack è sempre più strano. Io ho paura che lo vinca l'Inghilterra, però Simo, io ho paura che lo vinca l'Inghilterra. No, io lo sapevo come Tino, io la storia la so. Come dico sempre io, guarda, la professoressa di musica che avevo io, nessuno voleva rivederla dopo, Non la volevano proprio rivedere. Non era proprio amatissima, guarda. Ci sono delle ragioni validissime per cui non era amata, Era nostra. Perché era terribile. D'altronde, quando tratti male tutti, che insulti ragazzi ancora giovani, l'unica cosa che ti meriti è il dimenticatoio. No, in realtà non era dimenticata, ne se ne parlava. Ne dubito mai dire mai Chuck che zio Prete è l'unico che la insacca. È un immobile che ci ha creduto, ma Kane è forte, infatti. Kane è veramente immobile, ci ha provato. Per un po' ha funzionato, con la Lazio, con delle cose wow, bellissime. Però oh Wakame, sei tornata. Confesso che non ho saputo resistere. Non ero mai stata un amante della carne, no. Cosa davvero? A me non piace la carne, che vedo io. Dark as the Dark Night, non è vero, The Night Sky. Scuro come il cielo notturno. Sì, ma le mosse nuove quando è che le imparo io? Sto facendo queste missioni perché voglio le mosse. Su, give me the move. Andiamo avanti, devo parlare con Orn Kai. E questa qua. Ma guarda, io ripeto, certo che tifo Spagna, chiaramente. Sempre tifato Spagna quando non c'è, sono le squadre che tifo io. Le due squadre che tifo io sono Italia, vabbè, grazie tante, chi è che non tifa Italia, e Giappone. Quando non hai l'Italia, quando sai benissimo che il Giappone non ce la può fare, però ha fatto bene. Marocco è forte. Il Marocco l'ultima volta mi sembra che sia piazzato terzo ai mondiali, quindi non è da sottovalutare. Vediamo stasera. No, non è stasera, vero il Marocco? No, stasera. Fa vedere. Perché c'è l'Argentina contro l'Egitto, infatti. Sì, il Marocco è già qualificato. L'Egitto comunque non è da sottovalutare, Ha fatto delle buone cose. Non ho capito. Cosa non hai capito? Aiutala come Tino, anche tu devi fare un bel regalo. Ecco, come Tino potresti regalare, vai in banca, ti fai dare una tessera d'oro, cioè tipo che ne so, con dentro 100.000 euro da consegnare alla tua protesi. Tieni, questa è una tessera, c'è dentro 100.000 euro, pagati di tasca mia. Bene, grande come Tino. Ma che carino questa creatura. Chiodo, non ho altre informazioni. Andate al mercato sull'Asian Stack conosciuto come R1 e troverete tutte le informazioni. Grazie, va bene. Adoro questi draghetti così. Del calcio, sì. Io sono sicuro che come Tino riuscirà prima o poi. Allora, a vedere. Tiding from the East. Ah sì? Posso completare anche questa? Bene. Ma non voglio completare. Sì, la voglio completare adesso, assolutamente sì. Tanto mi dà dei punti esperienza strepitosi sta missione. Oh boia, come sono lontano dalla destinazione. Devo fare tutto il giro. Faccio prima così che teletrasportarmi. Comunque sì, guarda che quest'anno alla fine io ero disinteressato ai mondiali, ma devo ammettere che ultimamente mi hanno preso. Io ero dovuto resistere alla tentazione di vedere la Spagna quando stava pareggiando 0-0. Però poi non l'ho vista perché sono testardo. Mi sono visto poi un riassunto, diciamo così, quello della FIFA. Però, ripeto, la tentazione è forte, perché veramente quest'anno c'è un sacco di squadre pazzesche e stanno uscendo dei dream match. Già Spagna e Portogallo è un dream match per la storia. E tutte le squadre di casa sono state eliminate prima dei quarti. Ho pensato bene, finalmente. Niente favoritismi, ragazzi, tutto neutrale. Quando non ci sono più loro. Vedo il parco, vedo se è a casa. Anche perché, diciamoci la verità, l'America è già fortissima in altri sport. Baseball, basket, forse anche volley, forse. Vado verso il parco. Va bene, fai bene, Aurora, fai bene.
No, funny business. Niente scherzi, solo vere informazioni. Ma è ancora lui. Ancora Ghiodo. Andiamo insieme, così non ci saranno calci. Anche perché ci aveva già tradito e basta tradirci, ragazzi. Non è piacevole ogni volta che si tradire dallo stesso personaggio, che poi non è servito a nulla il tradimento. Dai, 10.000. È poco. E abbiamo sbloccato Greetings, che l'emote che ti saluta. Ciao! Poi vediamo com'è sto Greetings, così la posso usare nel live. Fist bump l'abbiamo già vista. Ho sbloccata con Gigio. Oh, Dino Comodino, io lo conosco. Indovinate chi è Dino Comodino? Vi do un indizio, ragazzi. Vi do un indizio. Guardate cosa si trova vicino al nome, al prossimo messaggio, il mitico Dino Comodino. Cosa sarà mai? Quello che sblocca. Ma non ho trovato Greetings. Ahí sta. Greetings. Ecco qua. Greetings. Ciao. Facciamo con la mano. Ciao. Si trova un moderatore. Chi è Dino Comodino, ragazzi? Di voi lo azzecca. È un genio. Dino. voglio chiamarlo col suo nome, ma devo aspettare. Voglio vedere se Cometino ci arriva. Ma che bello. Dino Comodino che mi segue su un Final Fantasy. Ecco qua. Allora, cerchiamo... prima cosa, finiamo questa missione del dragoon. L'altra invece l'ho fatta. No. Devo finirla qua la missione. Non pensavo fosse qua in casa. Dai che ci arrivi Cometino, dai. Comodino. Fa pure rima, ma non c'entra nulla in realtà. Non c'entra nulla Cometino. Rima qua. Allora, vediamo un po'. Dai. Ti dico solo che tifa una squadra di calcio partenopea. Ho detto tanto? Sì, beh, non è l'unico, Ne abbiamo tanti, però. Chi è? Sarà Tony? Sarà Tony Mas? Sarà lui? O non è lui? Roger Dean. È un samurai e una signorina. Ok. Non è questo che sto cercando. No, devo andare alla ricerca di quello giusto. Questo è gentile. Cosa compra? Oh, questo è gentile. Oh, l'abbiamo trovato. Sì, ma Cometino è andato a scolarsi una tanica di vino a sto punto. Non lo vedo più. È finito come ti dice. Aurora. Vabbè, niente. Vabbè, aspettiamo, ragazzi. Arriverà. Comunque, che bello vederti qua. Questa è la mia casa estiva, diciamo. La mia casa estiva, questa piattaforma. Perché per la mattina è comodo qua. Molto comodo qua. Grazie ai supporti che ci sono. Ecco, Aurora, grazie. Dicevo, secondo te, se Cometino capisce chi è Dino Comodino.
Provo a mettere un po' di opzioni io, dai. Facciamo un sondaggio. Tanto qua, vediamoci la scena. E questo è il negoziante che ha comprato... Sì. Chi è Pino Comodino? Allora, mettiamo Tony Mass. Pasco. Ma Vasca Rossa. Chi è Vasca Rossa? Boh. Vediamo. Ice Gaming. Passiamo. E ci mettiamo. Là. Andiamo. Sondaggione, ragazzi. Voglio vedere cosa votate. Ho messo... Tu Dino lo sai già. Io non voglio votare. Treni a 30 gradi. Devo pagare per la spada. No, grazie per l'offerta, non posso chiedere questo. Basta sapere che Gosetsu è vivo. Yojiro, aspetta, i Shion compreranno la katana, considera un dono. Basta che non li devo spenderlo io. Grazie, maestro Finau. Vediamo chi indovina, vediamo. Una delle risposte è giusta, ma poi chi è Vasca Rossa? Non ho mai visto un... Potevo metterci mostro, non ci ho pensato. Vabbè, ormai. Una sapete già che è falsa, ma qualcuno la voterà lo stesso. Perché è ovvio che quando dico guarda che questa è quella sbagliata, tutti la votano. Tutti la votano. Vediamo, ragazzi. Abbiamo già un voto, attenzione, abbiamo già un voto. Che non è mio, perché non sto votando. Voglio vedere come va. Provo a vedere se come Tino iscrivo, se riesce ad arrivare. Se dico che sono un super fan di Final Fantasy 7 è troppo. Cavolo, bello era un bel indizio. Anch'io sono... Però anch'io. Il problema è quello, anch'io. Ah, che bello Final Fantasy 7. Sto impazzendo. Ho visto... C'era la diretta dell'evento Summer Game Fest. E praticamente ti compare il creatore della serie, il creatore dei remake. E arriva lui e ti presenta Tifa su Street Fighter. No, scusatemi, su Tekken. Ci sono rimasto malissimo. E poi dice ciao, me ne vado. Se n'è andato. E tutti delusissimi. Tutti disperati perché vedi una Tifa con un nuovo look. E poi se ne va. A un certo punto, ultimo video. Parte il trailer di Revelation. Ho urlato di gioia, ragazzi. Ho urlato di gioia. Non ci credevo, veramente. Non ci credevo. E poi ritorna. Sono tornato. Sono tornato. E meno male che ha fatto lo scherzone. Ho detto, sì. E presentano, fra l'altro, un nuovo look di Tifa. Quindi veramente sappiamo che esce nel 2027 in primavera. Sarà una grande conclusione. Anche se io ovviamente da nostalgico consiglio sempre di giocare la versione originale. È in inglese, però sì, esiste una patch in italiano storica, veramente leggendaria su PC. Però non è che la consiglio a livelli eccezionali. Comunque abbiamo scoperto che Gosetsu e Etsuyu sono in giro insieme a divertirsi, a quanto pare. Sembra strano ma vero, considerato che si sono menati per tanto tempo e sono quasi ammazzati a vicenda. Ok, devo proprio andare lì, che bello. No, non è vero, devo andare qua per un'altra missione. Però ripeto, è un bel indizio che ha dato Dino Comodino. Perché c'è un solo voto qua? C'è un solo voto. Sì, votate. Votate. Ha vinto Ice! Jack, ecco, ha scritto il buon... Questo è... Invece quello che ha scritto lì è Matteo. Allora, la rivelazione è... S! Ah! No, è che c'era un solo voto, Sam! Chi è? Sono andato a missione che devo ascoltare il primo ministro dell'Assemblea degli Angeli. Aspetta che gli devo scrivere. Gli rispondo da qua, perché se gli rispondo da qua è un disastro. Che cacchio è? Ah no, la copia della conversazione. Ah beh, comunque, fatemi un attimo mandare un messaggio dall'app. Tanto qua siamo in fase di relax. Ti piace, Samu, la mia nuova grafica? Tolgo un attimo la slideshow. Guarda, che ne pensi? Ti piace? Ne vado fiero perché è stato un bel lavoretto. Al simbolino del sacerdote, è una cosa che piacciono a me. Non c'entra nulla con la religione, ci tengo a dirlo, No, infatti è un tempio di cristallo. I tempi di cristallo se li vedi mai, non li vedi. Però questa qua è una cosa speciale. Per il resto abbiamo le nostre immagini con la IA.
aspetta che gli scrivo. Vai tranquillo. Ok. Gli ho detto, vai tranquillo. È pieno qua, guarda sotto. Qua puoi riscattare qualunque cosa, è gigantesco Twitch. Hai più roba qua che là. Poi per il resto c'è tutto, c'è i punti onore, c'è i punti onore anche qua. Sono un po' non aggiornati questi, sono diversi, Ad esempio io sono KK asceso, è il grado più alto, KK, prova punto esclamativo onore. Sono diversi, sono due cose separate. Però conta tutto per i punti, quindi sì. Se fai la top, un forastero, vedi che sei ripartito col forastero. Newbie Officer, Aurora, vedi che si riparte, però si riparte bene. Newbie Officer era il poliziotto di Resident Evil 4, quello che va in giro e dice si assenta un attimo, viene poi catturato e finisce a fare il falò. Questo anche per la missione di Rathalos. Questa riguarda Monster Hunter, che è una serie che ammetto ho giocato meno di quanto avrei dovuto. Monster Hunter. Però questa missione mi piace perché è una missione intrigante, davvero. Ecco qua. Andiamo a sbloccare queste funzioni qua. Ti dice una riverna rossa chiamata Rathalos. Oh caro, se la storia è vera so cos'è. Ti sta dando un po' di lore di Rathalos, ma onestamente non sono qua per impazzire per Rathalos. Lo faremo, Honkai, questa qua invece è trama principale. No, prima andiamo con questo. Ma che bello, guarda che veramente hai tutte le funzioni, anche tutti i sound sono gli stessi. Ti avevo messo questo per te, Samu. Ogni mistero per Conan non è più un mistero. Cioè non manca nulla, anzi, qua vorrei dire è la versione più potente che c'è, perché è proprio programmato per le dirette. Qua sotto, se tu vedi, puoi usare i punti che sblocchi per delle piccole ricompense. Ho cercato di metterle più basse che posso. Ad esempio, un esempio è questo qua. Sesto, ma Simo ci sei sempre, grazie di cuore. Ma ciao bella gioia, come stai? Non poteva mancare. Comunque Samu promosso quest'anno? Promosso? Sì, ma qua si sale anche più in fretta, sai dire. Sì. Vabbè, ma YouTube sei andato bene. Sei andato molto bene, più di quello che pensi, ti dico. Perché su YouTube sei finito ahí sta. Sei finito in totale al 12° posto e sto mese 14°. È buono, È buono. In pratica nel totale hai 18 punti. Sei sceso dal 10° posto al 12°, però attenzione, puoi sempre fare grandi cose. Leonardo invece non ci crederà nessuno, ma ovviamente ha 50 punti, ha vinto 2 trimestri. 2 trimestri Leonardo, è incredibile. Qualche giorno che non riesco a vederlo bene in live, ma ieri c'era, no, come non detto, scusate. Però Leonardo è mitico. Quando può c'è. Honkai. Sono confuso da 300 missioni che ho insieme. Devo ottenere altre informazioni, di nuovo. Puntini, no. Quando ti rispondono puntini, veramente non ti dicono un tubo. Oroniri Merchant. Un dragone nero, scuro. Ma cavolo, ti mancava solo un colpo di tosse la mattina. Dicevo, Samu, devo raccontarti questa. C'ho praticamente problemi di connessione internet, forse te l'ho già detto in privato, e sto cercando di risolvere. Cioè, non dipende da me, nel senso, dovrebbe venire un tecnico a fare un lavoro. Ha fatto un lavoro, ma un lavoro breve, e poi si è scoperto che non era abbastanza. C'è la portante che salta, quindi spero sempre di esserci, che non mi cada, ma di solito inizia a cadere nel tardo pomeriggio o principalmente alla sera. New King of the Block. Ma che bello, guarda, il parco in mezzo alla natura, è bello guardarsi attorno. I parchi sono rilassanti, ragazzi, lo dico sempre io. Se c'è un posto dove devi recuperare energie, si va in un parchetto a mettere una bella foresta. Io non devo andare tanto lontano perché ci abito proprio lì. Quindi ho praticamente la natura davanti. Penso che impazzirei se dovessi vivere in un blocco di cemento pieno di case. Non ce la farei proprio.
Attenzione. Questa è la missione di Monster Hunter. La divideremo in 2 giorni. Cosa c'è? Un cacciatore. Formidabile. Vado a vedere se mi ha risposto, perché forse oh boia! Mi stava volando sul cellulare, meno male che... Il cellulare che c'è già una cosina rotta qua, vabbè. La copertura, tanto... Un giorno riuscirò a cambiarlo, ma non adesso, non ho proprio la minima voglia di cambiare il cellulare, ragazzi. Samu, io lo vedo, Samu 867, guarda che bello. Ora è impossibile confondersi. Grande Samu, bentornato fra i moderatori, e anche qua, dai, non si tocca a nessuno. Assolutamente. Sull'altra piattaforma, se controlli, se si premuove. Oh boia, mi sta impazzendo il cellulare. Ok, perfetto, comunque ce l'ho fatta. Stiamo facendo la missione, diciamo, in crossover con Monster Hunter. Poi ce ne sarà un'altra a livello 100, che non vedo l'ora. Perché? Addio, Dino Comodino. Guarda che si chiamava così come Tino. Si chiamava Dino Comodino. Io infatti volevo la tua risposta, volevo dire, secondo te chi è? Ma ormai c'è scritto. Avevo messo il sondaggio, ha vinto Ice, però non è Ice. Che Ice aveva scritto in effetti che si sarebbe fatto il... Oh boia, Rathalos! Eccolo. È arrabbiato! Benvenuti con Rathalos. Buon vino, come stai? Lui si dice, buon vino. È alla base del suo stile di vita. Come Tino. Sei passato da un baccanale al mese a un baccanale al giorno. Vedi qua. Ma al Max te lo bevi te il vino. E io scrivo, il buon vino come Tino non si trova in un locale, si trova nei vostri cuori. Lo troverete qui. Nei vostri cuori c'è il buon vino di come Tino. Mi piace il gesto verso Feline. No, che belli sti suoni di gatto. Sono sempre gli stessi in tutti i giochi, del gatto. Sarà un sound effect. Ah ragazzi, ho dovuto cambiare un sound, il mio sound preferito. Adesso è veramente una gallina, ragazzi. Per un po', finché non rimuovono il nuovo copyright strike. Ogni volta che mettevo la musica, stavolta... E non è neanche l'originale, non va neanche l'originale, ragazzi. Guarda cosa incredibile. T'avevo chiesto il cecchino, non il chicken! Ma vai via, vai! Cioè no, via! No! Sì, è quella di Resident Evil 4, la gallina che droppa l'uovo d'oro. Ma che bello! Sì, ma lo so, l'uovo d'oro. Nel 5 ti serve, nel 5 devi collezionare 4 da lasciare il segui. Ma grazie, gentilissimo, perché qua non c'è lasciare il like, però... Ma come? Cavolo. Come ho fatto a metterti il moderatore se non seguivi? Vabbè, grazie per il follow. Eppure mi ricordavo Dino Comodino da qualche parte, vabbè. Sembrava di averlo visto agli iscritti. Che strano, vabbè, grazie Samu, grazie mille. Niente. Aspetta che lo faccio con il ninja. Io ragazzi con sto ninja sono disperato, ho bisogno di punti esperienza e non riesco a ottenerli. La musica di Ifrit in questo gioco. Infatti c'ho il cavallo infuocato. E quindi grazie per il follow. La febbre è durata solo un giorno. Ma sai, te l'ho detto anch'io quando mi ero ammalato col caldo. È durata un giorno. Ho solo 3 parole per te. Preparati al peggio. Perché altrimenti, va che succedeva questo, se il tuo... se il tuo, diciamo, governatore... Oggi l'emergenza è bloccare Jack Leone Max. Ma com'è possibile? Chiudiamo i parchi pubblici, chiudiamo i bar, chiudiamo i pub. Ciao, ti Vanni! trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina, ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Ti mandava in quarantena per 15 giorni quello là, ti vedeva con la febbre, ti trova stravaccato sulla panchina, in quarantena. Ciao Vanni! Un salutone. Oggi veramente ce l'ho fatta, ieri e oggi finalmente in real time. Ma ci sono sempre comunque, Samu, ho preparato dei video pazzeschi.
Lo faccio solo per comunità, perché la mattina qua è un po' più facile interagire. Ci sono sempre là, nel senso non è che mollo YouTube, anzi sarebbe una follia mollare YouTube. Con tutto il lavoro che ci ho fatto dietro, 1600 iscritti, 1160, non mi ricordo, non lo so neanche io, ma penso 1160. Vedi Cometino, allora, Cometino, se tu non collabori, ti mandiamo questo. Leone Max deve essere identificato, dobbiamo avere comportamenti irresponsabili, di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Mi spiace Cometino, ti vengono a prendere i carabinieri con lanciafiamme. Ma dai che sta dando bei punti esperienza. Che bello, mi sta aiutando ad andare in giro col cavallo fiammante. Non ho ancora finito la zona? Ok, finiamo adesso. Ma no, ma questa è la zona dei nemici muri. È stranissima sta zona. Ho un vuoto di memoria. Un vuoto di memoria? Su cosa? Dimmi. Stai cercando un sound in particolare? Qualcosa, sound? Oh, ce l'ho fatta a livello 70, finalmente. Cometino? Cometino, anzianotto, c'ha... mi sembra 23 o 24 anni. No, non lo so, te lo dice lui, mi sembra 24, però. Perché mi sbaglio? Sto scherzando, ovviamente, È giovane. Giovanissimo. Tendenzialmente per proteggere... Non me ne parlate i carabinieri, ho tanto fate che venga. Ma come tu hai fatto un... Ma come ti dicono che hai fatto un incidente te se non avevi neanche... non stavi neanche guidando? Ma che cavolo. Vabbè. Sì, ma bisogna stare attenti ai fake, bisogna stare attenti. Purtroppo. 2 per 11. Solo 22 anni, Cometino. Mamma mia. Ok, ritiro quello che ho detto. È giovane. Io non sono così giovane. Io no. Però, come sempre, mi tutelo con questo comando. Perché no? Perché poi c'è gente che fa battute. Io non... Oddio, lo stavo facendo io. Ripeto, poi non è moralismo, è solo che, ripeto, sempre perché... Felin, andiamo da Felin. Felin Dion. Come si chiama? Cantante. Gatta. Stai seguendo? Purtroppo li sto seguendo, perché... Dico purtroppo perché non volevo seguirli, volevo essere completamente fuori. Oh boia! Oh boia! Oh. Arrivo, Sei qua? Oh boia, ho sbattuto contro il tavolino, non... Qua, che succede là dietro? Speravo proprio. Ragazzi, pensavo fosse il tecnico della Play 5, non era lui, era un altro numero cittadino. Il tavolino fa male. Sì, il tavolino che ho io ha uno spigolo, non posso portarvelo adesso che ho un ventilatore, ma lì nell'altra stanza ha uno spigolo diabolico. E quando becchi quello spigolo, pam, ti taglia via le parti della pelle delle gambe. Non voglio essere sensibile, non voglio dire robe sensibili. Comunque, dicevo, questa è la grafica. Addio sedia Chance 3. Vabbè, era bello. Vedete, ve la lascio. Guardate che la sedia è più brava di me. In modalità meditazione, non parla, si limita a riflettere per tutto il tempo. Comunque, Sedia-chan. Guarda che mi fai venire in mente Sedia-kun di Code Geass, ma non so se ti consiglio di vedere quel meme di Sedia-kun di Code Geass. C'era sto personaggio che ha il nome praticamente simile ad Einstein perché è un genio. Questa qui arriva, trova strategie, crea roba, però aveva una particolare... Majima di Yakuza, ok, forse è meglio che non racconto la storia l'altra. 60 anni, 60 anni, Majima, ha già 60 anni. E Kiryu è un pochettino più giovane, vero? Ma come
Ma come, cosa hanno fatto il povero Majima? C'ha già 60 anni, ragazzi. Però se li porta bene. Se li porta molto bene. Intanto vedete, l'ho sempre detto che state continuando a sedia perché dei gatti. Sì, in questo caso no, perché ho portato il telefono nell'altra stanza, non era il mio telefono, quindi. Mi pare un anno in meno, ma dai, ma sono così giù, sono quasi coetanei. Ma secondo te nel nuovo gioco, quello ambientato negli anni 20 o 30, ci sarà il padre di Kiryu o il nonno di Kiryu? Ci sarà uno dei parenti? Oh, che bello, una missione importante, ragazzi, si combatte. Oggi stiamo facendo un po' di trama, oggi è veramente un giorno importantissimo perché andiamo avanti nella fantasy. Ok, cos'è questo odore? Dice, senti questa puzza. Ecco qua. No, non penso. Se vorranno milcare metteranno con questo odore. No, perché il rumor era che questo personaggio aveva delle pose simili, ma secondo me perché usano lo stesso sistema di capture che tengo, quindi in pratica è più facile usare nelle sequenze le stesse pose per loro, riciclare quelle di Yakuza, è normale. Ma se vorranno milcare li metteranno con sicuramente lo faranno. O RGG è da odiare, è da compatire questi tempi. Perché? Ho sentito che tanti ce l'hanno. Ryuga Goto. Per i troppi spin-off. Ma è Siga, ragazzi. Siga fa così che con persona, Vabbè, lasciamo perdere 3 giochi di danza. 3, 5, 3, 4, 5. Prima il 4. 3 e un sacco di roba. Ah, ma tu dici per Tupac. La cosa di Tupac mi ha spiazzato tantissimo, in effetti. Snoop Dogg, Tupac, sì. Ma proprio Tupac, penso faccia Tupac, non è che fa un... C'è Tupac, cioè... Oh no! Devo combattere? Fa un 9, why? Ok, un momento Skyrim del gioco. Io mi diverto. Posso capire Danny Trejo, venuto da Dragon, ma Tupac è Snoop Dogg. Ma Snoop Dogg è dappertutto, ci può stare, ma Tupac, cavolo, Tupac è veramente strana quella cosa. Io non volevo dirlo, ma è morto! Cioè, è morto! Non puoi metterci un morto. Lui ha detto, ma l'ha detto lui. Scusa? Come te l'ha detto lui? Gli fa piacere. Fa piacere. Vabbè, conosce la persona. Va agli eredi, ma ho letto che gli eredi sono tipo la casa discografica, che è quella in cui c'è anche Snoop Dogg, ma gli eredi non hanno prestato una M. Una canzone di merda. Quale canzone, Fumettino? Non ha detto il nome di una canzone. Oh boia, mi sono distratto. Ma mi sta uccidendo questo. Ah, le famose... Mamma mia, ragazzi, pregate per me. Che questo mi mena, questo mi saccagna di botte. Bella però la musica. Mi ricorda i vecchi dungeon di una volta. Ho sconfitto? Ho sconfitto io? Non penso di essere morto. L'unico giorno in cui ho avuto la febbre non ho mangiato. Hai fatto bene? Si fa fatica a digerire il sistema digestivo. No, Snoop Dogg è un cantante. Snoop Dogg, questa è una canzone. Questa finisce nelle quote. Yeah. Ciao Fox! Ciao Fox, come stai? Oggi non abbiamo volpi, oggi abbiamo dragoni. Oggi giornata dragone. Stiamo facendo i dragonieri. E questo drago ci sta creando un po' di problemi. Fra l'altro abbiamo 2 draghi oggi. C'è anche Ratalos, quello di Monster Hunter, che l'abbiamo già incontrato. E voglio vedere come sbloccare il trial. Il trial sarà battita da Ratalos, vabbè, classico. Quindi dice, siamo arrivati così e tanti ostacoli. Non ce l'abbiamo fatta a battere il drago al momento. Ci dobbiamo ritirare. Confronta Ratalos. Ma io posso anche provare a farlo, Ratalos. Se riusciamo a farlo oggi, ragazzi, sono solo contento io. Ratalos. Lo facciamo come dragono, ovviamente. Se vuoi affrontare un bestione assurdo, perché non farlo? The Great Hunt, eccolo qua.
In questi mesi senza nuovi... Oh, pieno, ma nessuno ti ha portato via il posto, Samu. Ah, dai, io ti posso dire che come giochi c'ho la lista, vado a vedere un attimo la lista che ho messo su Telegram, abbiamo fatto un sacco di roba bella. Alcuni non li ho finiti, per esempio... Ecco, cazzo che mi sta scrivendo... Ecco qua. Allora, fa vedere, perché mi ha mandato un messaggio anche... Allarme pericolo. Bella! Allarme pericolo, mi piace come sound. Aspetta che voglio salutare tutti. Ma che cavolo sto scrivendo? No, perché mi hanno ricevuto un sacco di messaggi, un attimo. Forza il Team Leoni, oh che bello, mi mancava. Io vorrei tanto ricontinuare quel gioco, la carriera su PS6, però ho portato i mondiali con l'Italia, tanto che sto cercando il mio messaggio dei giochi finiti, ho portato delle robe bellissime. Tanto per dire, quest'anno ho finito Tomb Raider Anniversary, e adesso esce il nuovo remake. Anche a me piace, a me è il mio animale preferito, a parte il gatto, ma tutti i felini li adoro, il giaguaro, il puma, sono tutti fantastici. E fa casino il joystick quando stai fermo. È vero sta cosa. Poi abbiamo The Last of Us parte 2, tu l'hai visto, Mass Effect 3, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops 3, Assassin's Creed Brotherhood giocato da Xinkai, lo trovate nei suoi video, Call of Duty Black Ops Cold War, Battlefield Hardline, Until Dawn è stato bellissimo come run, abbiamo salvato tutti, Final Fantasy XIV Stormblood, che era questa espansione che l'abbiamo già finita, Resident Evil 6 Co-op è stata dura ma bella, dura non per la difficoltà ovviamente, per le tragedie che c'erano in quel periodo tra una cosa e l'altra, e Devil May Cry 3 finito a giugno. Adesso non sto puntando a finire giochi, sto puntando a fare un po' di roba divertente. E ci sarà una bella retro gaming col wrestling fra un po', fra qualche giorno, settimana prossima. Per il resto Persona 4 Golden, quello è un signor gioco e se vi piace potrebbe stimolarvi a prendere il remake del prossimo anno. Comunque tanti giochi di ruolo, Samu, quando mai mi vedi su così tanti giochi di ruolo? Tutta la settimana porto giochi di ruolo, ma fa piacere. Tra l'altro una cosa che ho notato dopo la febbre, che faccio fatica a respirare. No, è connessa, Samu, sì, per un po' dura, lo so. Aggiungi il fatto che anche il caldo non aiuta. Ti consiglio di provare a regolare 5 minuti al giorno, neanche tanto. Non è un consiglio medico, è un consiglio, diciamo, classico. Regolare il respiro e rallentarlo, non trattenerlo, trattenerlo mai, però rallentarlo un po'. Classici respiri profondi, perché aiuta, ti sistema per diverse ore il ciclo respiratorio, è molto utile, ovviamente se uno non ha problemi di suo, in quel caso lì non ha senso proprio da consigliare. Ecco, questa qua volevo fare, che mi sblocca Nastron The Life of the Dragon, che indica The Dragon diventa Life of the Dragon, perfetto. E sblocchiamo anche il tile che non ci serve però. Bere tanta acqua, bravo, acqua 6 bicchieri al giorno col caldo sono consigliatissimi, 6-8 bicchieri. Ultima missione del Dragoon. Un attimo, non ho più voce. Poi veramente finisce l'arco di storia. Non penserai che sono più giovane di te, è piccolino ma in realtà è più anziano. Noi Dravagna viviamo tantissimo, è un draghetto ma lui ha più anni di me. Viviamo per troppo tempo. Vivono per eoni. Eone è circa 2160 anni, per intenderci. Un anno platonico, diciamo. Per molti anni ci sarà necessità. Devo trovare una console, addirittura. Anche voi si sposate, ma io non mi sposo. Un Wakame. Ci sposiamo per amore, ci sposiamo per evitare che la nostra specie si estingua. Non ho idea perché la gente si sposa. È la mia risposta ideale. Ok. No, ho aspettato Samu, ho aspettato perché devo giocarlo su Play 5, ovviamente.
e non sono senza Play 5 dal 20 maggio o 21 maggio, quindi in pratica, perché lo voglio portare Intergrade, così soprattutto non è per la grafica, è proprio in generale, voglio portarlo lì perché è la versione migliore, al DLC di Yuffie, ho voluto aspettare di giocarlo su Play 5, infatti sarà molto breve, però dipende, perché ad esempio oggi sto aspettando la chiamata, pensavo che il tecnico mi dicesse fosse lui, ma non era lui. Ma l'ho visto, l'ho commentato io in diretta. Se tu vedi il video del Summer Game Fest, te lo mando nel caso ti interessasse. Quando c'è stato il trailer, boia, sono esploso. Lo sto cercando direttamente a qua. Che purtroppo non è stato seguito da molte persone, essendo che era molto tardi. Te lo mando in privato, guarda, così ti vedi proprio da... Oh mio Dio, non ci credo. È stato assurdo, veramente. La reazione che ho avuto io lì. Veramente un capolavoro. Ero perfino commosso, perché io riconosco le scene. Tu non sai cosa significano. Perché non avendo giocato l'originale, non sai quando succede questo e quello che succede. E anche le differenze che hanno fatto. Chiaramente, è giusto così. Però non è che uno deve sapere tutto. Ok, cosa devo fare adesso? Devo andare da Ornkai. Però veramente è stato bellissimo. Loro non puntano sulla grafica folle, hanno usato il stesso sistema. Sì, dovrebbe essere un'evoluzione di Rebirth. Ci saranno meno subquest e saranno più incentrate, perché è stato intervistato in Italia, penso a qualche fiera, e ha detto praticamente che le quest secondarie stavolta saranno davvero secondarie, non saranno integrate nella trama. Tipo, non penso che avrai di nuovo il torneo di carte in trama in un capitolo. 11.54, sì, rimango ancora un po'. Però mi piacerebbe fare la battaglia contro Rathalos, se tutto va bene. Però se non parte oggi, proviamo a farla partire domani. Per il resto, come già detto, oggi il mio obiettivo era andare avanti con la trama, riprenderla, l'abbiamo ripresa, andare avanti col Dragoon. Non lo finiremo sicuramente adesso, però siamo messi bene. Che poi da livello 80 cambia tutto, non c'è più la storia dei giochi. Ma il torneo, allora ci sarà ancora, il gioco di carte continua. Però il torneo che c'era là, quello sulla nave, era bellissimo. Era facile però. Era facile se avevi imparato a giocarlo un po'. Anche poi è sempre stata per tradizione sta cosa delle carte. Cos'è? Non posso farlo, niente. Sacrifichiamo la cosa di Rathalos e facciamoci questo. Tanto Rathalos prima o poi lo affronteremo, magari già domani. Ecco. Ma no, ma ci sono i comandi. Devi solo avere pazienza come Tino. Devi solo avere pazienza per parte. Davanti alla storia c'è mio padre. Tuo padre gli piacciono i giochi di carte? Gli piacciono? Ma guarda che bellissimo comunque Final Fantasy VII Rebirth. Ha dei difetti, secondo me, legati al Chocobo. Tuo padre giocava all'originale? Giocava l'originale? Ha giocato l'originale su Play 1? Per me è tantissima roba l'originale su Play 1. Ripeto, alcune parti sono migliori. Non voglio fare spoiler qua, ma hai presente la scena di Aeris nel finale di Rebirth? Completamente un'altra cosa. Qui c'è la doppia timeline, là c'è una timeline unica. Vedi cosa le succede e capisci meglio poi la scena finale di Claude, che è tutto tranquillo mentre gli altri personaggi sono lì. Sono tutti lì disperati a piangere e Claude tranquillo e vede Aeris davanti a lui e sorride come un ebete. E quindi quella scena lì non ha fatto giustizia. Ma io la trasmetterò anch'io ai miei figli, se li avrò, quando li avrò, ma li avrò, almeno un figlio, almeno uno lo devo fare, figlio, figlia, poi magari, non so, ma è impossibile che un figlio mio non ami Final Fantasy VII, guarda, in qualsiasi formato ci sia, era troppo giusto, ma anch'io, ma sono tanti anni, ai tempi della Play 3 ci hanno preso in giro, la demo tecnica della Play 3 era un filmato in grafica epica dell'intro di Final Fantasy VII, e non l'hanno fatto. Poi su PSP è uscito Crisis Core, che è bellissimo, io te lo consiglio, specialmente nell'attesa, così capisci tutte le cose di Zack. È più grande di me tuo padre, mamma mia, sì, ne ha di anni in più, però ripeto, certo io non potrei, neanche se lo volessi, sì potrei, perché diciamo che ho rischiato, vabbè non posso entrare nei dettagli, però diciamo
ho rischiato di avere uno della tua età, ma diciamo, ho rischiato, ma sono un po' stupido io. Vabbè, però diciamola, è andata così. Ma non è successo. Crazy Score, compressione video. Ma guarda, è bello, io però, ripeto, i 2 video che ho registrato, sono sicuro che ti faranno impazzire di gioia. Il primo, vabbè, parlo dei prezzi e cerco di pubblicarlo già oggi, se riesco domani. Devo ancora caricarlo. I prezzi dei giochi... No, i prezzi, non è vero. Il digital only di Sony, che purtroppo significa non prenderete più il disco. Io vabbè che in effetti ultimamente sto più al digitale, però non mi piace l'idea del prezzo dinamico, che ne so, tipo in Italia le cose peggiorano, ti aumentiamo il prezzo, perché in Italia te lo paghi di più e da altre parti no. Non è detto che succeda, però può succedere. La sovranità digitale. Il secondo video riguarda invece l'epoca d'oro dei videogiochi, che ripeto non è tanto distante nel tempo come si pensa che sia stata negli anni 90-2000, ma in realtà l'epoca d'oro era nel 2010, successione dei giochi, quindi non è tanto distante, e vedere come cambierà. Giocavo fino alle 7 alla sera, lui potesse vedere, ma lo capisco, vabbè. Basta! FESTA, perché? Perché non voglio! Quindi lui quando è uscito il gioco aveva già 20 anni quando è uscito Final Fantasy VII, pensa a te, che fortuna poterlo giocare da 20enne e capire tutto. Io l'ho giocato avevo 12 anni, l'ho giocato Final Fantasy 7, non capivo un tubo, cercavo di capire l'inglese ma mi invitavo con una guida, era molto difficile diciamo capire bene. Guarda che stiamo affrontando Faunen, non voglio fallire questa battaglia. Mi sono preso in faccia una mossa potentissima. Qui abbiamo il sound aura potentissima. Sto mettendo tutti i sound di YouTube, quindi così avremo una bella estate al fresco. Mi spiace purtroppo per gli YouTube only utenti. Ci ho provato a dire l'altro giorno a Tony, ma vieni anche tu. Ma lui dice no. E allora, perché purtroppo per 2 mesi, forse anche di più, dipende dal caldo. Dipende dal caldo, non tanto da me. Le farò qua, per comunità. Mi piaceva tanto combattimento. Anche a me, guarda, il combattimento a turni. Infatti, non a caso, il migliore combattimento a turni oggi, Persona 5. Gli piacerebbe Persona 5 a lui, perché se gli piace il combattimento a turni, pigliatelo prima o poi Persona 5 Royal. Pigliatelo, Samu. Lo adorerà sicuramente. Perché quello è un bel combattimento a turni che può piacere anche a lui. Oltre al fatto che non ha quel fanservice eccessivo, no, non ce l'ha proprio, non è uno di quei giochi molto estremamente giapponesi, con roba eccessiva. No, mi sta uccidendo ragazzi, aiuto! Devo resistere 37 secondi, non ce la faccio! No, mi ha sconfitto con Darkstar. Vabbè, accetto l'umiliazione, abbasso. Ciao Simo! Lascialo andare, che deve andare. Grazie Simo! Un secondo, un paio di balle. Ho visto, ma se non batto sto nemico. E io lo adoro anch'io come ho detto turni, mi rilassa tantissimo. Questo non è ad esempio turni. Infatti sono meno forte nei giochi action io. Perché non ho i riflessi, io sono... Deve assolutamente fare un po' di strategia, altrimenti impazzisco. Vabbè, abbiamo passato la difficoltà, non me ne frega nulla. Ho un posto sulla sicurezza che devo seguire. Ma sono quei corsi noiosi, vero? Quei corsi che ti dicono le cose che sai già, no? Quei corsi lì, guarda. Sono un po' pesanti, guarda, io fra poco stacco anch'io perché sono passate 2 ore, ma con Final Fantasy non staccherei mai, solo che veramente a quest'ora arriva il grande caldo. Battiamo questo boss, finiamo la missione, sblocchiamo l'abilità. Però stavolta non mi sta menando, sta attaccando l'altro. La patente la prenderò dopo il quinto. Aspetti di finire l'anno, io ti consiglierei di farlo durante l'anno scolastico perché... Poi dipende dal tuo compleanno, io vedo, ad esempio io ho potuto farla, no non è vero perché ho già 18 anni, quindi quando praticamente l'ho fatta nell'autunno sono riuscito a far tutto, che ho preso la patente a gennaio in pratica. Prendendo la patente a gennaio poi ho potuto concentrarmi sugli esami di maturità. Vabbè non hai fretta, ok. Io avevo fretta di liberarmi e prendermi questa patente, ce l'ho ancora oggi, che con grande affetto, non guido oggi, perché non ho la macchina, però la patente rimane comunque sempre qualcosa di fondamentale nella mia vita, perché
non si sa mai dove si deve guidare un veicolo, ce l'ho a disposizione. Ma poi non è difficile, non è quel grande impegno che tanti dicono, Tanto ti fai il test allo sfinimento, non puoi fallire. Sì, puoi fallire, ma devi impegnarti a fallire. È facile fallire che riuscirci. No, ho finito il tè. Abbiamo già sconfitto, abbassando un po' la difficoltà. L'abbiamo veramente devastato. Povero Drago. Prima ci menava. Nel mio file avevo battuto la difficoltà giusta. Non so perché è andata così. Sento un rumore. Non sarà mica un gatto che vuole entrare di nuovo. Anzi, sì. Oh, via. Controlla. Mi sa che non è finita la battaglia. Si è trasformato. Siamo insieme in sti niente. Oh, Faunheim, ascolta la mia supplica. Lo sta calmando? Speriamo. Oggi dovrebbe essere più semplice con i miei amici rispetto a un po' di anni fa. Ma guarda, in realtà non è quello, più che altro perché puoi allenarti da casa. Ciao Xikai! Io non potevo allenarmi da casa. Cioè, dovevi andare là per fare i software dei test. Qua ti danno una cosa, il sito dove puoi farlo. Ai tempi non avevano molti siti che avevano queste funzioni con i quiz. Quindi oggi veramente almeno hai tutto il tempo di fartelo in libertà. Ciao, come stai, Xikai? E ieri mi ha avvisato Fox che non facevi live te, ma lo ringrazio che almeno ieri mi sono riposato un po' il pomeriggio. Purtroppo è tornato il grande caldo, domani è ancora peggio, quindi si soffre un po'. Ma voglia, c'ho questo controller. Siamo tornati alla trama principale, Xinkai. Queste ali bianche, ti faccio poi vedere la grafica nuova. Eccoci qua. Vabbè, alla fine siamo alleati. Tutti draghetti, draghetti. Tutti amici. Come stai, Xikai? Hai visto che c'è il buon Samu? Si è fatto l'account. Ciao, anche Lio. Cioè, anche Lio. Sono contento di rivedere il buon Samu. Anche qua. Fa molto piacere. Tornato. È sempre stato nel team moderazione. Ha avuto un anno scolastico impegnativo. Ragazzi, con la scuola ha fatto bene a concentrarsi, ha fatto benissimo a concentrarsi. Ma a proposito, Samu, poi con i videogiochi hai giocato qualcosa di recente? Fra la primavera e l'estate? Io, come già detto, conoscendoti, se poi soprattutto tuo padre... guarda, ho avuto un onore oggi, mi ha fatto il mega raid Lio, oggi. Bravo Samu, perché noi Jack lo sappiamo pure se farà live in Pakistan. Vado in Pakistan. Quando nel Pakistan mi arrestano se faccio live con le mie battute. Dico, oh boia! E vengono per arrestare, no? Ma io Pakistan, guarda, non che mi dispiace, per carità. Ho sentito che a Vercelli, nella mia città, ci sono tantissimi del Pakistan. È pieno. Guardavo ieri le statistiche ufficiali, Sta diventando uno dei paesi, cioè una delle città con più di quel paese lì. Comunque, abbiamo praticamente finito. Facer, mio padre. E lui è il figlio di Verdfoldir. Crimson Desert, Pragmata deve essere bello, Pragmata. Comunque dicevo, te lo scrivo perché secondo me, se tu mi dici che tuo padre ama i giochi a turni, Persona 5 Royal è pazzesco come trama. Ha tanto di Final Fantasy, Persona ha preso molto l'eredità di Final Fantasy in tutti gli anni, più di quanto l'abbia fatto Final Fantasy. Grande Lio, io non riesco a beccare una tua live. Troppo presto, Lio è alle 8 del mattino. Alle 8 del mattino, Lio. 8:40 forse. Lasciamo stare, vado. Lo so, Xin, che mi hai raccontato, guarda. È allucinante andare sempre da un medico all'altro, allucinante. Guarda. Figurati, perché so che ti piacerebbe. Lo dico perché è tutto in italiano, il gioco, puoi scegliere la lingua. Vabbè, io lo preferisco di più. Ma che sta facendo? Uno è titolo Los Polos Hermanos. È diventato Breaking Bad. Ok, abbiamo finito la missione con questa. Ci tenevo a finirla. E poi, domani ci facciamo Ratalos. Ad agosto pure sei live. Se la mattina posso. Volevo far vedere la grafica Xinca. Un attimino finisco questa chiacchieratina.
Abbiamo finito la quest del Dragoon. Ci sarà una sola missione livello 80. Abbiamo finito di sbloccare mosse, così da ora in poi, salendo di livello, sblocchiamo tutto. Però ripeto, Estinian è un gran personaggio. Vedi com'è contento lui. Ma non odia più i draghi. Era il più grande nemico dei draghi. Ha fatto un cambiamento da così a così. Bravo che fa le live pomeriggio, ci siamo. Sì. E le fa lui che non le faccio io. Tra l'altro Xinkai c'è anche il buon Fox oggi. Anche il mitico Fox. Ma di pomeriggio l'hai dato Gigio. È vero. Infatti sono finito sul canale di Gigio dal raid Dio. Che non hai chiesto tu chi raidare, altrimenti ti avrei suggerito un bel canale che era in diretta ieri, ma l'hai già fatto tu. Gigio, ovviamente. Nastron. Hai finito le missioni. Dovrò fare una missione fatta su Shadowbringer. Dragon Age. Bel nome. Allora, a proposito, abbiamo finalmente finito qua. Posso far vedere la grafica. Un attimo che torniamo a Kugane. E faccio subito vedere Xinkai. Fammi togliere un attimo la slideshow. Questa qui è la mia nuova grafica, Xinkai. Molto sacerdote. Il viaggio in pullman. Già, come Tino, va con i pullman, tantissimo. Oggi lo metti così. Lo fai bene. Io sono da Xinkai oggi, Mi spiace, oggi... Scusatemi, ma... sono sempre da Xinkai, non voglio essere cattivello, ma devo seguire la cara Xinkai. Me la godo, la live. Infatti l'Istituto Greco è il canale più seguito per dato di anni consecutivi. Lo so, pomeriggio... Ma sai che magari a settembre qualche live al pomeriggio la faccio anche qua, Che... Ultimamente poi ho valide ragioni per farle su Twitch, valide ragioni. Sto trovando tanto bene, ma anche là mi trovo bene perché YouTube è una piattaforma che adoro, come sempre. Avrei messo la scritta in oro centrale. Ma sai che non era una cattiva idea? Ho fatto del colore dell'Ank. L'Ank. Ho fatto... In effetti... Però è venuta bene. Purtroppo non posso cambiarla la scritta perché è sulla grafica. Però guarda, c'è la scritta famosa per aspera ad astra, l'avrei vista anche da altri streamer, per persone, perché è un motto antichissimo, dalle asperità alle stelle, che è un po' la storia della mia vita, è sempre un alti e bassi, dai bassi agli alti, si cerca di andare su. Ho detto che torno, però Xinkai, io fare le live, quando ci sei te mi spiace, come sempre, su Twitch. Vabbè, dai, che si può seguire più persone insieme, dai, non è un dramma, non è mai un dramma. Spumeggiante, sentiamo ma spumeggiante mi manca, te l'ho detto, devo ancora aggiungere. Ok, andiamo, Ma penso che sia meglio staccare qua, vediamo ancora sta scena, ma poi mi fermo, ragazzi. Ultima scena di oggi. Copilot. Però ci ho lavorato io con alcune cose. Per il resto poi l'ho modificata io con PaintNet. Che praticamente serve... È un software che ho io su un PC. Ci ho aggiunto la scritta con la grafica fatta bene. Diciamo che ci ho aggiunto varie cose io. Ho preso un'immagine fatta generare. Ho detto volevo il mio tempio di cristallo. Il tempio di cristallo non è un'invenzione, è un posto che io sogno spesso. E ogni volta che lo sogno, questo tempio di cristallo, che poi è più bello, ha lo sfondale in acqua marina, ogni volta lo sogno e sento che è casa mia, nei miei sogni. È un posto che ci vado raramente, ma quando ci vado lo sento come casa mia. È un bellissimo tempio, c'è il cristallo come quello di Final Fantasy, un grande cristallo, niente. Divino, che siamo in scena con Tataru, che ormai si è messo anche del kimono. Hai usato gli fondi degli Sion per comprare la katana di Gosezzo, un alto prezzo, sì, eravamo di fretta, ci è rimasta male. I suoi soldicini, tanto amati, ci è rimasta molto male. Ah, per la barba di Tal, cos'è questo? No. Ok, ci siamo. Meno male, ragazzi, per fortuna si è calmato l'Etna. Ho visto un video in inglese ieri in diretta.
Non ti ho ancora risposto, ma no, tranquilla, Xinka. Io solo che ho sempre paura che non arrivino se metto link esterni. Se mi dice che invece le copertine sono arrivate, mi fa piacere. Ti ho mandato una decina di copertine, su per giù, più o meno. Tanto si capisce lo stile, guarda. Va bene, ci fermiamo qua. Ok, così domani abbiamo sbloccato anche una nuova mossa, un nuovo saluto. Greeting. E Easter Bow, questo abbiamo un po'. Il classico inchino. Mamma mia, mi spiace già staccare con tutti voi qua, tenermi compagnia. E io ho finito l'estate piccolino oggi, infatti ho detto no, ho finito di bere. Perciò Xinka, davvero non preoccuparti, guarda. L'importante come sempre, tanto non c'è fretta, come già detto non è una cosa che posso risolvere adesso. Però te lo mandate. Oh yeah! Il TG Don Max finisce. Vi ricorda l'appuntamento a domattina qui su Twitch alle 10. Sì. Grazie per aver seguito e buona giornata. Arrivederci. Domani, ragazzi, devo già dirvela la notizia brutta. Domani non sarò con la grafica pazzesca. Non sarò con la grafica. Ad esempio, anche questo qua, il simbolino l'ho fatto io. Basta tirare su le croci. Non è che ci voleva tantissimo il simbolo. Che però, ripeto, non è religioso, Non è religioso. Sacerdote di saggezza. Si prova. È un nome che mi è stato dato. Non l'ho detto io. Gli amici, comunque grazie Comettino. Buon pranzo Jack. Il pranzo ci vorrà un bel po', però almeno inizio a staccare un po' di cavi, magari si respira un po' meglio. Purtroppo domani, dicevo, essendoci 38 gradi, anche la mattina faccio direttamente streaming diretto. Poi vediamo se giovedì riesco di nuovo a tornare con la capture card, sarebbe bellissimo ragazzi. Però veramente sono felice, spero non ci sia troppo rumore di ventilatori, perché io lo sento sempre però. Appena riesco pubblico quel video che vi dicevo.